Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Ciao Lea, oggi sei la primissima, veramente, congratulazioni. Mitica Lea, congratulazioni, congratulazioni. Spero che state tutti bene ragazzi. Oggi grande ritorno su Final Fantasy, ieri sera l'abbiamo fatta dal nostro amico Gigio, e siamo stati con lui a fare la diretta. E oggi è il turno da noi. Oggi è il turno da noi. Ciao! Allora, sbira. Che sto dicendo? Ho sbagliato. Niente. Avrei voluto farvi vedere la scena di un film prima di partire, ma ormai ho pasticciato un po'. Beh, vediamo. Se arriva qualcuno, facciamo una pausa durante la live e ci vediamo sta scena. Tanto è bellissima. Bellissima. Va bene, allora. Prima di tutto, oggi riprendiamo su il mitico, mangia quanto casino che c'è all'Insa, Final Fantasy XIV, ho già la webcam da spostare e spero che state tutti bene. Ieri abbiamo iniziato la settimana con Persona 4, quindi è stato un po' rilassante, bisogna ammettere che è stato veramente un inizio ottimo. Ciao Kevin, sei primissimo a scrivere la cosa del primo, però ok, superato solo da Lea, ma non è un problema. Ok, ci siamo, dobbiamo andare a Mordona. Ciao Kevin, ho una scena per te, gli ho fatti vedere una scena, sono di nuovo pianto, mi sono messo a piangere da ridere anche oggi, ovviamente non si può non ridere per queste cose. Va bene, torniamo al gioco ragazzi, dobbiamo sbloccare un nuovo continente, una nuova avventura, perciò si va avanti. Dopo i progressi di ieri su Persona, che finalmente, voglio dire, erano tutte scene divertenti e riempitive, però a noi ci piace anche così. Ok, allora, stiamo andando. Ripeto, scene del genere, guarda, non sono facili, perché di solito Adam Sandler non fa tanto ridere lui di per sé, almeno a me non fa ridere. Però quelle scene lì, guarda, con Jack Nicholson, è stata perfetta. Ok, dobbiamo andare qua. Survey site. Oh, guarda, c'è già Tataru pronta. Tataru però non potrà venire con noi, è pericoloso. Troppo. Quello che dobbiamo fare sarà rischioso. Qui lasciamo una bella parte di noi in questo posto. Guarda quanta gente che c'è qui. Tesu, dice sempre. Il dispositivo che c'è lì. Oh, 真打ちも合流か。手がかりが少なくて困ってたんだ。助かるぜ。 Oh, l'eroe dell'ora. Oh, vediamo anche Biggs finalmente. I nostri compagni delle prime avventure. 暁の決命のピンチとなりゃ協力しないわけにいかないからな。ジェシーにとっ捕まって来られなかったシド会長の分まで俺たちが働かせてもらうぜ。3 volte più difficile. Grazie mille. Troveremo il beacon. Che non è quello che si mangia, il bacon. Il beacon. Ciao Sabrina, come stai? Siamo visti una scenetta da film prima. Piacere. Un abbraccione anche a te. E ora si va a esplorare un nuovo continente, non vedo l'ora. ウェッジ、お前隙間から奥に入れないか。 Potresti infilarti qui? No, rimarrò bloccato a metà. Stanno facendo dei casini loro. Come va con Elliot quindi? Difficile, vero? Difficile quel gioco, difficile. Vorrei darci uno sguardo anch'io, perché sono quei giochi curiosi. Ieri sera però ero con Gigio, quindi siamo un po' andati avanti ieri sera con le sue partite. Però la grafica è tanto bella, la grafica di Elliot, veramente tanto bella. Jack sarà facile. È facile secondo me, non proprio.
Ho sentito che ieri eri in difficoltà. Ok, grazie per i fiorellini. E ci metti invece la faccia che fa. Ma tranquilla, si impara giocando, tranquilla. Però sono quei giochi che di solito ripagano con una bella trama. Devo vedere una cosa. Sto pensando che Elliot come nome in sé non è un nome bello per un personaggio, però il gioco in sé. Fa lei. Rimani con me, focalizzati sulla mia voce. Stiamo per collassare. Espandi il contratto. È bellissimo, il gioco mi piace, sono molto per live. Ma non devi vergognarti, guarda. Come dico sempre io, fai finta di giocare per conto tuo, come se non ci fosse nessuno. O come se fossero tutti amici di cui ti fidi, non preoccuparti di chi entra. Cioè, ovviamente sì, si saluta, si ringrazia, però non aver paura, nel senso... Guerriero della luce, buon viaggio. Oh, ce l'abbiamo fatta. Trova i nostri amici. Dobbiamo viaggiare in un'altra dimensione per salvare gli amici che hanno perso l'anima, ma non i corpi. I corpi sono tipo spenti, stanno morendo. Perciò noi andiamo a salvarli. È un viaggio incredibile. Nello spazio e nel tempo. Forse nel tempo no, ma nello spazio sì. Faccio la sera così adesso. Ma in realtà la sera potrebbe essere anche positiva. Sono io che ieri non ho guardato, ma ieri ho avuto dei problemi anche con la connessione. Vabbè, io ho sempre problemi, anzi. Fammi mettere il mio messaggio. Se la live si disconnette. Ok. Metto il messaggio così non ci si confonde. Ieri non ha dato problemi. Di solito non dà problemi a quest'ora. Stiamo viaggiando nelle dimensioni. Questo gioco non l'hanno mai tradotto in italiano, guarda. Purtroppo è anche in spagnolo. Manca lo spagnolo, che è una delle lingue più famose. Spagnolo probabilmente per alcuni sarebbe meglio che l'inglese. Vediamo una signorina, non so. L'oracolo della luce. Il tuo tempo non è ancora arrivato. No, sembrerebbe Minfilia, ma Minfilia, lo sappiamo, non c'è più. Eccoci. Bello questo effetto con grafica bianco-nera, bellissimo. È molto inquietante. Siamo noi? Non penso. No, non siamo noi. Dovrei trovare un altro gioco così alterno. Sì, fai bene alternare. Io, guarda, ne alterno 5-6. Domani inizio Call of Duty. Non è proprio il mio genere, però le trame sono belle. Faccio la campagna. Ammetto che non è il mio genere perché non sono uno molto bravo nei giochi che sparano. Sì, adesso anche il gioco che fai oggi. Questo è bello. Poi è gratis. Ricordiamo che Final Fantasy XIV lo puoi giocare gratis. È una cosa ottima che non c'è da pagare per giocare un gran parte della trama. Poi se uno proprio vuole andare avanti, loro hanno fatto una cosa così, hanno detto: se vi piace il gioco potete poi comprarlo. Se non vi piace... Vabbè, almeno lo sapete, non comprate un gioco che non vi piace. È sempre una bella cosa. Comunque sai già cosa portare. Anche a te piacciono i giochi di ruolo, quindi, praticamente, dove si combatte, si sale di livello. È un genere che a me rilassa tantissimo, guarda. Mi rilassa proprio tanto. A volte ne ho proprio bisogno di rilassarmi, perché sono giornate stressanti. 確かに自分を読んだ気がした。Allora, qui ci dice, parla del nuovo continente che stiamo esplorando.
Non abbiamo mai visto questi alberi, non abbiamo mai visto nulla del genere. Ho esagerato, ragazzi. Non c'è la mia schiena. Oh. Faticoso sto ventilatore perché non ti punta proprio. Molto basso. Però è anche il miglior ventilatore che ho. Chocobo, Chocobo. Che bella edizione di Chocobo. Abbiamo incontrato una vecchia leggenda che conosciamo da tanto tempo. Questo c'era all'inizio del gioco. È raro incontrare qualcuno qui che non è un alto mercante. Chi viaggia a quest'ora? Ma lui come c'è finito qui dentro, tra l'altro? Cosa intendi in questa notte? Giorno? Dico, ma è giorno. Ah, ok, ma sono molto rilassanti, però bisogna prendere quelli un po' più tranquilli. Se vuoi ho consigli su giochi che non sono particolarmente difficili, ma molto abbordabili nel caso. Appena finisce la sequenza ti faccio vedere cosa ho io. Magari ti viene qualche spunto, qualche idea. Ad esempio, io sto portando Dragon Quest 7. Dragon Quest 7 è un gioco che te lo puoi personalizzare come difficoltà ed è molto molto piacevole e rilassante come trama, non ci si blocca. Tomb Raider, Lego, sì, ma sono belli, sono belli. Cioè, ti dico, faccio vedere cosa ho io. Non posso staccare Final Fantasy che mi butta fuori dal server, ma posso almeno farti vedere un po' di roba appena finisce la scena. È uno sguardo strano, dice. Ciao Leonardo, ho dormito poco stanotte, c'era anche il maltempo. Grande Leonardo. Purtroppo, guardate, il sonno è una roba tremenda, veramente. Sì, da me sta tornando il caldo. Ieri ha fatto temporale, ma una notte neanche tanto fresca, a dire la verità. E poi c'è un sito che consiglio agli streamer, trovando qua in chat, lo dico per Sabrina. Questo sito, più o meno, se tu cerchi il titolo del gioco, ti suggerisce la durata complessiva del gioco. È utile così sai quanto ti dura. Consiglio di vedere il secondo e non il primo dei valori. Per me di solito è il secondo, per me la durata. Il primo è se vai spedito fai solo la trama, se invece esplori, approfondisci, chiacchieri un po'. Ci vogliono più ore. Non oso immaginare Final Fantasy XIV. Infatti. Non avrei neanche dovuto guardarlo, mi sono spaventato. Ecco, questa è la torre di cristallo. Sai che volevo comprare come gioco da portare. Va bene, dimmi il titolo quando ti viene in mente, non c'è fretta. Comunque è bellissima l'immagine, il nuovo stemmino che hai sbloccato del gas. Penso di averlo anch'io, onestamente, fammi vedere. Perché ho fatto gli abbonamenti da Gigio. Sì, però mi piace di più questo. Shadowbringers, vedi? L'altro gatto. Che bello questo, mi piace. Ok. E ci siamo, nuova zona. Faccio subito vedere. Magari abbasso un po' la musica perché qua sarà copyrightatissima questa. Sarà sicuramente copyrightata. Allora, cominciamo. Tutte le volte devo far così per ragioni. Ma in realtà Master Volume non è neanche sia poi tanto alto, anzi. Era 69. Ok, 60. Siamo più sicuri. Va bene. Faccio subito vedere. Dalla mia Play. Questo qui lo consiglio, anche se però dovresti aspettare un bello sconto. Poi non so se giochi dalla Play, da computer, ma c'è sicuramente da tutte le parti, anche Switch, sicuramente c'è. Dragon Quest 7 Reimagined è quello che porto giovedì. Questo veramente hai la difficoltà regolabile,
puoi usare tutte le facilitazioni. Blood Down Walker, guarda, questo mi ispira, l'ho sentito parlare, adesso andiamo a vedere un attimino qualche immagine. Sembra bello, e anche non so come se sia difficile o fai, non ho idea. Però ripeto, ci sono certi giochi che dico sono più per principianti, altri un po' più per esperti. Down Walker. Sì, certo. No, ma anche quello che ti ho consigliato io sicuramente. Ma questo qua. Sì, sembra carino, guarda, sembra molto carino. È uscito. Ah, ma esce. Deve ancora uscire questo. Deve ancora uscire. Beh, basta che non sia un Souls, ma non è un Souls, perché i Souls sono veramente pesanti. Se sei un giocatrice alle prime armi, i Souls sono da evitare per la difficoltà. Poi magari scopri di avere un talento incredibile. No, diciamo che ci sono tanti di giochi belli. Se io ti parlo di giochi di ruolo, vabbè, Persone sono un po' lunghetti, ma Dragon Quest dovrebbe essere passabilissimo. Questo qui, ad esempio, è già un gioco che non consiglierei, perché è un gioco con una difficoltà unica, impegnativo. I giochi perciò spesso sono un po' più difficilotti. Final Fantasy Tactics è un altro gioco che non è stato tradotto in italiano. Non. Poi, ad esempio, qui insomma, vedi che io i Dragon Quest li ho presi un po' tutti. Tales of Grace, Tales of, altri giochi sempre tradotti in italiano, sempre belli, sempre con una grafica eccellente, con difficoltà scalabile. Cioè, hanno tutti, diciamo, dei bei concetti, veramente. Xillia è un altro di quei giochi proprio belli, veramente. Poi vediamo un po'. Vabbè, poi ho i Tekken, ovviamente, Tomb Raider. Non è che ho molta roba installata perché ho dovuto riformattare la console, quindi insomma non ho molta roba installata, diciamo, però è meglio di niente. Cioè, tanto terribile non è, dai, Mortal Kombat 11, ne ho. Sono carini, alcuni sono veramente belli, guarda. Mi piacerebbe che prima o poi temo di dover cancellare questo perché mi occupa 86 giga o War Legacy, ma non è brutto come gioco, assolutamente non è brutto. Sono io che ho un po' di problemi. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ovviamente se hai bisogno, domande, chiedimi pure. Guarda, io per quel poco che posso aiutare, aiuto volentieri, sai. Sempre voluto essere d'aiuto. Va bene. Verifico che ci sia la difficoltà scalabile, che quindi non sia mai un problema. Non posso usare ancora il mio Chocobo. Qua. Si vede perché siamo in un mondo nuovo e lei è un po' stordita, quindi non posso ancora usare il Chocobo. Stiamo solo esplorando. Però me ne approfitto per saltellare. Italiano, assolutamente che siano fattibili e tradotti in italiano, te li verifico io personalmente. Ma la maggior parte delle serie sì, Final Fantasy sono sempre tradotti. Final Fantasy sono sempre stati i giochi più accessibili perché li hanno fatti che chiunque può finirli, e poi ci sono sfide opzionali extra che sono per i giocatori più esperti, come esempio Final Fantasy X. Ecco, ci fermano. Abbiamo trovato i primi personaggi conigli del gioco che hanno... Conosco ogni faccia della città, ma non la tua. La mia. Hai parlato la mia faccia, l'ho cambiata. Era un personaggio diverso, Wakame. Adesso è una leonessa. Siamo nel Crystarium, straniera. E io sono la guardia. Cancelli. Allora che ci fai qua? Gridania. Adesso facciamo Gridania. In realtà non è vero, ma io l'inglese, io so 3 lingue, italiano, inglese e spagnolo, io sono multilingua. Una caratteristica di alcune persone è di voler imparare le altre lingue, so anche le basi del francese, io però non posso aspettarti che vada oltre la pronuncia del ça très bien, non vado oltre quello, Non vado oltre quello. Oh, bonjour e bon nuit. Non vado oltre. Spagnolo sì, ti dico. Hola, amiga Sabrina, io soy Jack Leone Max y estoy jugando un juego muy peligroso, muy rápido.
es Final Fantasy 14, come il catorcio delle macchine, si dice 14. Y esto es un juego muy intrigante, lleno de pasión y intrigos. In pratica potrei vedermi una telenovela argentina, ma non la guarderei mai perché non mi piacciono. Però potrei capirla. Sono a quel punto lì, diciamo, da capire lo spagnolo, parlo molto meno. Però capirlo, se uno mi scrive in spagnolo io capisco il 99% di quello che mi scrive. Se non è proprio una parola complicatissima. Perciò passo la vita a studiare io, passo la vita a studiare lingue, guarda. So anche fare l'introduzione in giapponese. Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Jack Leone Max Sudesu. Boh, fine. Non vado oltre. Un attimo che qualche gatto mi ha aperto la porta. Torno subito. Gatto. 先ほどの無礼お許しを。クリスタリウムへの滞在が良いものとなりますよ。ともかく No. Mi diverto con le lingue straniere, cos'è? Vabbè, forte. In compenso mi ha provato a far parlare siciliano e non ci sono riuscito, ragazzi. Siciliano proprio, sì. Se parliamo una lingua semi-italiana, diciamo, vicina all'Italia, non ce la faccio. Però mi hanno fatto leggere qualcosa in siciliano, ho sbagliato tutte le pronunce, guarda, un disastro. Parlo solo le lingue straniere io. 心から感謝しよう。本来なら私の部屋に呼び出す Voglio portarti nei miei quartieri personali, ma la mira è fuori. それでも正しく渡ってこられたようで何よりだ。 In pratica abbiamo incontrato questo che è quello che ci ha convocato in questo mondo e ci sta dicendo che è un riflesso dei 13 reami. Pensa a te quanti ce ne sono, quanto potrebbero andare avanti se volessero farceli esplorare tutti. Ho una gatta che si lamenta. Ma te Sabrina, succede mai che hanno male ai denti i gatti? Per caso come procedi? Quando hanno un po' male in bocca, perché loro a volte magari si scheggia un dente. Li vedi che i gatti dopo tanti anni qualche dente scheggiato ce l'hanno. Chissà cosa ci mettono nel mangiare dei gatti, cosa ci mettono nel loro mangiare per fargli scheggiare i denti. Ci sono altri Shions qui? Poverini, loro danno le morsicate e poi si fanno male. Anche nei prodotti di marca. 順を追って説明させてほしい。まずは一つ、あなたに知ってもらいたいことがある。ここ第一世界は光によって滅びようとしている世界だ。La luce primordiale. In pratica qui la luce... Oddio, ancora non mi capita. Meno male. Quanti anni hanno i tuoi gatti? I miei più grandi ne hanno 13. Ciò, hanno compiuto gli anni a giugno. Poi gli altri sono dai 7 in giù. Cioè c'è un bel abisso fra due gatti a 13 e gli altri da 7 in giù. Sì. 7 anni. Guarda, ho segnato tutte le date di nascita. Guarda, ho un file che tengo sempre a mia portata. Guarda, sono nati il 21 giugno 2013. Gli altri, Principessa e Agito, sono nati il 13 settembre 2020. E poi abbiamo Eiji il 20 marzo 2021. Date dei miei gatti. Tutto segnato su un file. Dice, è un mondo senza suo campione. Già è morto l'eroe del loro mondo. Ho Mirtilla che anzianotta, ma sembra
E sta bene, Mirtilla ha 9 anni. 大切な客人を Ma no, non è così anziana, 9 anni. Sì, iniziano, diventano senior, sì, quello sì, però. Proprio anziano no. Elvis è piccolino, Ma strano, è bello grandicello comunque, bello grandicello. Gatto nero, grandicello. Mirtilla ha 9 anni, ma sì. Non sono ancora in età senior avanzata, lì è sopra i 10 anni. Ma devo dire che se la cavano bene i miei, guarda. Una mi ha fatto preoccupare, Wise mi ha fatto preoccupare. Vediamo se dovrei avere la sua immagine. Questa gatta qua mi fa preoccupare sempre, perché ogni tanto dimagrisce, però poi ritorna normale. Quindi non ha nessuna malattia. Dimagrisce perché va giù e non pensa più a mangiare. Sai, girano sempre in cortile, anche fuori, vanno in giro. Un po' pericoloso, però sanno come orientarsi. E questo è il Crystarium, una zona molto bella, città vibrante e orgogliosa. Solo santuario per i viventi in questo mondo rassegnato all'oblio. Fra l'altro, Sabrina, poi se vuoi ti spiego come si faceva a leggere il mio libro, è molto semplice. Grande, un incrocio con un gatto norvegese perché è grosso. Ma che belli! Il gatto nero che avevo io, che era un trovatello, secondo me era incrociato Maine Coon. Scrivo il nome. Perché era similissimo. Poi era sano, però aveva un problema al cervello, perché aveva delle sorte di epilessie, ma molto brutte. Infatti, purtroppo, ha avuto quei problemi lì che peggioravano. Aveva qualcosa al cervello, guarda. Una delle cose peggiori. Però, per il resto stava bene. Poco fa ho ascoltato la canzone. Di chi è Leonardo? Di chi è la canzone? Comunque, bello questo. Sì, è molto bello, è molto rilassante, fra l'altro, perché tu è vero che hai dei momenti magici, momenti di trama. Faccio vedere cosa sto cercando di fare io, così ti spiego il mio obiettivo. Il mio obiettivo adesso è di salire con l'evocatrice. Zuk! Ah beh, ma lui è bravissimo. Assolutamente, Leonardo, sono d'accordo. Però qui la farei un trial. Per sicurezza faccio un trial. Scaldiamo un po' i motori. Devo parlare col Crystal Exarch. Perciò facciamo salire il ninja che è tanto indietro. È intornato mio amico il Crystarium. Ok. La città del primo. E qua inizia. Sì, lo so. Però lui stava bene. Aveva solo questi momenti in cui aveva l'epilessia e stava proprio male. Negli ultimi 2 mesi di vita era ancora sano in salute, però gli peggioravano queste epilessie. Infatti una volta poi c'è rimasto secco sul balcone. Guarda, Leonardo, per me era un intro facile per le squadre grandi. Non c'erano problemi. Però sì, vincere 4-0 è una bella cosa. Sentiamo. Oh, scusami, non ho abilitato il sound. Li metto subito. Scusami, Leonardo. Dai che domani iniziamo Call of Duty, Black Ops. Sarà contento il buon Kevin di vedere COD. Dammi un attimo, li attivo. Aspetta che lo scrivo, li attivo. Mi ero dimenticato, purtroppo stamattina sono stato un po' pigro. Un po' tanto pigro, devo dire la verità. Perché ieri, come già detto, dormendo veramente poco, non è quel poco. Avevo bisogno di dormire di più. Ma c'è stato il maltempo ieri. Oh, Sabrina è in top 3, ha superato perfino Cometino, attenzione. Si sta avvicinando alla posizione di Lio, ma Gigio è sempre inarrestabile col suo potere. La cabinet del Curiosity. Vabbè, ci sono i vari posti in questo cristallo. Poi intanto ci sono anche gli enigmi in questo gioco, li hanno aggiunti, che prima non c'erano. Perciò è bello quando vai a esplorare. Vabbè, dice vai a cercare i miei colleghi. Sì, dove devo andare ora? Non lo so neanche io, ma cerchiamo la città, esploriamo. Mi spiace, è confusionario il cristallo per chi arriva. Sì. C'è un cristallo al centro. Grazie Leonardo, in realtà su Instagram è così, se volete darmi l'amicizia. Io in realtà sto lentamente togliendo tutte le cose che ho pubblicato su Instagram. Non sono
diciamo molto da Instagram io, infatti non vedo mai i messaggi, mi mando il link, ma più che altro il canale musicale, che questo mi piace, devo però aggiornarlo e aggiungere delle notifiche, delle informazioni per le normative europee, per carità erano video pubblicati prima, non era così grave, però la normativa si lascia lì, grazie. Oh, che bello. C'è un nuovo gioco per i gatti, nuovo gioco per la gatta. Sapete che la mia gatta ama il rosa, la mia gatta ama il colore rosa, non è uno scherzo, veramente, lei proprio impazzisce per tutte le cose che sono rosa, tutti i suoi toppini. Sì, ma Leonardo, io sto già facendo un po' di roba nuova, ho fatto un pezzo che vorrei fartelo sentire, è partita, vabbè, facciamo il trial e ti faccio sentire il pezzo, sai. Perché? Cosa ho combinato? Perché sono pirla. Ma no, capisco, cosa ho combinato? Summoner, vero? Mamma mia, ragazzi, oggi sono veramente addormentato, vi chiedo scusa. Si può dormire in piedi? Si può dormire in piedi. Ho un gran sonno, ma sono qua con voi. Grazie Sabrine, 7 stream di fila, che onore. Questa è una delle trial più belle, guarda, ci sono i moguri e per qualche ragione devi combatterli, fa ridere perché loro sono dolci, stanno evocando il loro sovrano. Comunque veramente, guarda, questo qui è il gatto Blitz, il mio preferito, guarda, era come Chubby, lo stesso carattere veramente da gatto che ruba la scena, attira tutto. Anche lui purtroppo lo scorso anno l'ho perso, è stato l'ultimo gatto che ho perso, settembre. Oh, il delfino! My Favorite Game dei Cardigans, Leonardo, è bellissima quella canzone. Pensa che l'album che avevano chiamato si chiama Gran Turismo e alla fine è finito veramente quella canzone in uno dei giochi di Gran Turismo. Sembra incredibile, Lucy, you are so cute. Oh, voglio vedere chi è, dicono che è carina questa. Voglio vedere se è vero. È carina sul serio, aveva ragione. Vai, si è preso una mattonella in testa. Questi sono tanti moguri, tutti carini, però peccato che ci vogliono ammazzare, ma non fanno di solito grandi danni. Sono talmente dolci che non ci fanno nulla, guarda. Non si muore in questo trial. Non si muore. PS1 capolavori, sì. Leonardo, dobbiamo fare un'altra live PS1, PS2, ma stavolta mi scelgo bene i giochi in anticipo. Cavolo, sono rimasto male che Metal Gear Solid non mi andava. L'avevo già portato, non so che problema mi dà. Tutte le volte che ha problemi quel gioco. Bel mistero, guarda. L'ho portato così tante volte. Vabbè. Tanto compro poi la Master Collection. Già che mi faccio un caffè. Cosa fai? Fai quelli con le capsule o proprio il caffè espresso vecchia scuola? Proprio quello sul forno a gas. Cioè sul gas, praticamente. Perché io ormai sono passato alle capsule e non me ne pento. Mi trovo così bene. Capsule sono comodissime. Metti lì, scalda in un attimo, ti fa subito uscire il caffè, bello caldo, sono comodissimo quelle capsule. Sarà vero che non avrà magari lo stesso gusto, però se pigli quelle buone, tipo il dolce gusto... qua ballano, che noi balliamo. Step dance. Ecco qua. Ecco. Ci siamo, Good Kid Mode. Re dei moguri. È veramente cattivo, ma va. Come già detto, non puoi prendertela con lui e adorarli. Bank SEO, ok. Non è un banner. No, ho idea. Sia calante che capsule, sì, un attimo. Infatti è comodissimo. Guarda, mi ha cambiato, mi ha rivoluzionato, perché tutte le volte che arrivava un amico in casa per fare il caffè, aspetta, invece asciutto, tieni, è il tuo caffè. Fantastico. Sempre amato le cialde, capsule, sì. Veramente una grande invenzione. Un'altra invenzione che non so se ce l'hai in casa, ma te lo straconsiglio, è la friggitrice ad aria. La friggitrice ad aria è qualcosa di eccezionale. Mamma mia quanto risparmi sul forno, oltre al fatto che esce buono, esce croccante, veramente. Friggitrice ad aria, soprattutto fa bene perché ti protegge da... Ovviamente dipende, perché alcuni cibi devi prendere dei prodotti che non devono essere cotti magari a estremi temperature, tipo sopra i 200 gradi, e che sono 180 ancora. Perciò, però veramente
è una grande invenzione la friggitrice ad aria, mi ha proprio sorpreso, me la consigliò un utente che è un mio amico e l'ho presa e mi ha cambiato tutto veramente. L'ho proprio trovata fantastica la friggitrice ad aria. Non avrei mai detto di adorarla così tanto. Sono tutte comodità, comodità. Ok, perfetto. È stata facile! È stata facile! Allora, questo qui è che lo do lui. Io like, che ogni volta si tende a dare. I veri gentleman danno like. Gentleman in questo caso è gentle lady, perché Wakame è una signorina. Vabbè, qui ci stanno facendo complimenti. Oh, sei carina, no, tu sei carina. Che roba. Io che non sono molto queste cose. Sporchi poco, cucina bene. Esatto, esatto. Per quello che dico, a volte sono delle belle invenzioni. Ok, dobbiamo esplorare tutto il Crystarium. E qua ci sarà tanto da fare. Dobbiamo attivare tutti i cristallini che si vedono sulla mappa. È un po' confusionario, ma ce la facciamo. Ovviamente facciamola veloce. Un bel macchinista. Macchinista è velocissimo, ragazzi. È veramente una delle mie classi preferite, il macchinista. Non riesco mai a trovare il Mender, quello che ti dovrebbe sistemare le cose. Quello faccio fatica a trovarlo. Speriamo che sia giusto, che sia il piano di sotto, perché ho sbagliato strada. Si procede veloci, rapidi rapidi. Tanto che ci sono, potrei anche fare una leveling route sempre col Summoner. Come già detto, mi sono fissato che voglio portare sul Summoner a livelli alti. Grazie Leonardo. Chissà se è giusta sta strada, o se sono venuto qua per niente. Dovrebbe essere giusta. Al piano di sopra, ok, dobbiamo parlare con qualcuno. Questo qui è il famoso Crystarium, uno dei luoghi più misteriosi del gioco. Luogo di studiosi. Excuse me, miss. Per caso è appena arrivato in città? Ok. Siamo arrivati a trovare questo. Hai portato qualche libro con te, magari una pergamena? Sì. Sono di una bellezza, veramente, questi personaggi. Sono di una bellezza incredibile. Soprattutto perché non è quella bellezza estetica, quella bellezza interiore. Ti dà quel senso di forza e grinta. Forza e grinta. Poi penso che sia veramente quasi impossibile fare personaggi brutti in Final Fantasy, veramente. Quasi impossibile. Qui c'ho il giochino della gatta. Appena arriva la gatta impazzirà, veramente. Appena arriva Eiji. Cosa ti porta il cabinet oggi? Qualcosa in particolare? Un luogo ricerca accademica? Vuoi sapere cosa bevo? Facciamolo come farebbe Cometino. Alexa, scegli un numero da 1 a 21. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, non ho capito. Scusa, ho detto che è uscito il numero 11. 12. Granita alla menta, ma non è vero. È un tè al limone, chiaramente si sente il gusto del limone. Hai ragione. Il mio è piaciuto. E comunque è una granita alla menta deliziosa. Ma non è una granita alla menta. Niente, non si può parlare oggi. C'è lei che mi parla sopra. Vabbè. Alexa, stop. Ok, guardi, va.
Oh, siamo nel vecchio e caro Hauke Manor, la casa infestata. Questo posto è il relax se vuoi passare il tempo con mostri che infestano. Il massimo, insomma. Vedo che c'è già qualcuno che conosce benissimo quello che c'è da fare. Di solito, l'ultima volta che sono arrivato erano tutti e tre nuovi e io dicevo seguite, seguite, seguite me, e poi si perdevano. Ci si perde qua se non sai dove andare. Ormai sono pratico in questo posto, però. Quante volte ho faticato a trovare la strada anch'io, È normalissimo, se c'è un nuovo giocatore, è la cosa più normale. Però è anche bello fare un po' da maestro agli altri, dire ehi, questa è la strada. Più che altro perché magari le persone vanno un po' di fretta. Chi è nuovo no, chi è nuovo se la gode. Chi è nuovo se la gode. Oh, io ho aperto la porta, così il tank può divertirsi. Diciamo che una parte che trovo difficile in questo gioco è fare il curatore. Il curatore deve guardare tutto, deve usare estro, in questo caso non ha visto che il tank sta subendo poison, quindi continua a avvelenarsi. Se non sbaglio c'erano visti i giochi. Sì, i miei giochi per PC, qualcosa del genere. E ti davano sempre, con la rivista ti davano sempre un videogioco pronto per l'installazione col CD. Pensa che mi è dispiaciuto tanto quando hanno tolto il lettore dischi dai computer. Io ne ho talmente tanti in casa, ma sai quanto mi piacerebbe rivedere, ascoltarmi le mie compilation? No, questo qua sta andando oltre, ma io devo trovare la Tiny Key. Oh, ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Ok, tanto questa sa già la strada. Sa la strada che dobbiamo fare. Abbiamo incontrato la sentinella. Simpaticissime sentinelle proprio. Non devo guardarle in faccia perché usa lo sguardo terribile, lo sguardo mortale. Giochi per il mio computer? Sì, esatto, quella che dicevo io, Kevin, è bella, bella quella. Ma alla fine era utile. Io in realtà compravo il PSN e PlayStation Magazine, compravo entrambi. E ho ancora qualche numero, peccato che molti si sono ammuffiti, rovinati, peccato veramente, tenendoli sulla scala, nello scantinato con la pioggia che batteva, si è rovinato tutto, veramente ho dovuto buttarli perché avevo una collezione pazzesca e secondo me oggi valgono anche tanto, però quelli con le guide di Final Fantasy VII rimane sempre piacevole, senza errori per lui, veramente bello. E poi mi sono rimaste le guide dei videogiochi, Final Fantasy XII e vari. Entro sempre in modalità nostalgia. Poi sai che sto cercando da tutte le parti la mia guida di Silent Hill 1, ma non la trovo. So che ce l'ho, è un libricino. La Bibbia di Silent Hill si chiama. E non la trovo da nessuna parte, sono un po' disperato. Ma ripeto, veramente era bello perché era il modo migliore per conoscere i videogiochi, era quello, non c'era internet, come facevi? Cioè, c'era qualcosa su internet, ma era tutta pubblicità. Come facevi nel 98 a sapere qualcosa sul videogioco? Come facevi? C'erano le riviste, 98, 99, 2000. Non mi ho azzeccato considerando la trama. Sì, è vero, è vero. È vero. La trama è quella. Comunque, Silent Hill è uno dei miei nomi preferiti, veramente. Foresta silenziosa. Foresta, collina silenziosa, no, foresta. Uno dei nomi più belli della storia del videogioco. Dove sono andati? Oh boy, sono andati di qua. Il bello è che sapevo pure la strada, non sono pirla io. Mi sono fermato. Tiny Key! Altra chiave piccola, non si sa mai.
Ma poi la mia parte preferita, attenzione, arriva Cometino con i dinosauri. La mia parte preferita è il 2, In My Restless Dreams, I See This Town. Ah, Silent Hill. Ah, ah. In My Restless Dreams, I See This Town, Silent Hill. Kevin, lo sapevi che tu ogni giorno puoi riscattare un punto per sbloccare il booster? Questa cosa qua per te stesso, Così ti sblocca. Boom, sono esploso. Come ti ha fatto esplodere? Big back after this. Sì. No, arriveranno un po' di nemici da affrontare. Ragazzi, qui si pulla, che è un piacere. E io non posso dare il mio contributo, si posso darlo, posso. Tecnicamente sì. A livello 31 posso. Buongiorno, mio imperatore. Ciao, Cometino, sentivo un buon profumino. Sapevo che eri tu. Il maestro del vino. Pure il messaggio personalizzato. Ma un messaggio personalizzato da Cometino? Veramente? Posizione Grotte di Olivero. Davvero? No, non ho capito. Stavo dicendo, Kevin, che se tu guardi sotto la live, vale da me, vale anche da Gigio, c'è un'opzione che ti fa riscattare un punto, dopo un punto gratis ogni live per sbloccare un pacchetto tutto nuovo per te. Quindi in pratica hai nuove funzioni usate per il viewer attack che ti sblocca dopo 5 live. Quindi a ogni 5 live ti sblocca roba nuova. Io non so se poi ti rimane per sempre, ma penso di sì. Non lo so come funziona. E quindi è molto molto carina come cosa. Ora vado. Ciao Cometino. Grazie ancora per averci inebriato con la tua presenza. Grazie ancora. Ricordiamo ragazzi che il vino di Cometino non si trova nei locali, si trova nei nostri cuori. Ma fai bene, io adoro queste rotture di scatole, mi fanno piacere. Sono qua apposta. Qua apposta, ragazzi. Cometino, unisciti al club di lettura dei libri, che abbiamo bisogno delle tue riflessioni filosofiche. Qua si vede la matrice platonica. Ti faccio uno screen, peccato che non... se mi dai tempo. Vedi che c'è viewer attack, c'è il simbolo di un libro, tipo, c'è il simbolo di... Boh, io ho aperto Firefox. Mannaggia quante robe sto aprendo. Ho aperto Firefox. Vabbè, al massimo mi ammazzano, ma ti aiuto. C'è un simbolino in basso col simbolo di un pacco. Aspetta. Ho fatto lo screen, guarda, ho fatto lo screen. Poi no, mi ammazzano, sono serio. Devo far fuori le... non posso contro il boss. Te lo mando come sono riuscito a farlo, Kevin. Abbi pazienza. Lì c'è il simbolo di un pacchetto regalo. Ci clicchi sopra, ti sblocca una roba che è tutta tua. Ah, ma l'ho sbloccato? Ma che l'ho sbloccato? Vabbè. Oh boia! Perché ho visto dalla live che ho fatto un errore. Perché mi sono distratto. Quindi 5 giorni, tanta pazienza e poi si sblocca tutto. Ok. No, non lo voglio niente. Ok, andiamo al piano di sopra. E andiamo al gran finale del dungeon. Ho ancora ste mosse pericolose. Trovato, grazie, figurati, grazie a te. No, a me non fa nulla, in realtà non mi dà vantaggi, ma lo faccio per così. C'è più roba sbloccata e io sono sempre contento. Oh, guarda che c'è il mio boss. C'è il boss. C'è Senpai. Perché non c'è la parola ciao, porco cane, in questa cosa? Eppure l'ho messo in italiano. Ecco qua che mi vogliono fare le mosse malvagine. Tanto non ci casco mai.
Invece è stato pietrificato il curatore. Beh, non è grave, dai. Facciamo meno. Facciamo meno. Questi dungeon ancora. Sì. Sì. Mamma mia. Penso di essere la persona più cattiva al mondo. Mi metto a scrivere, messaggiare. Mentre siamo in un boss fight. È una delle cose più ingiuste. Per fortuna è facile, ma non è una giustificazione. Sono veramente un disastro. Lady Amantine, che io la chiamo Lady Evil. Evil all along. Dai che voglio salutare. Che c'è Amantine che mi vuole sedurre, ma io non funziona mai. Mi faccio sedurre da Amantine. Se era da Wong ci cascavo. Tifa ci cascavo, ma Lady Amantine non me ne frega nulla. Non è così intrigante. Ah, riesce che fa ah. Grazie. Ok. Che ci siamo. Fatta. Ok, è andata. Loot. Chi è? Oh, ma ho fatto GG. Dimmi che ho fatto GG nella parte sbagliata perché sono pirla io, spero di no. Ci manca solo che ho fatto sta cazzata qua. Ne ho già fatte tante. A parte che diamo il feedback a qualcuno. Oh, yeah. A vedere. Allora, GG. Non ho mica scritto GG qua. No, non l'ho fatto, meno male. Non sono... Sono meno stupido di quello che pensavo. Meno male. Sono meno stupido, ok. Ah, che bello. Oh, positivo. No, devo riparlare di nuovo con Moreno. Moreno, che non è Moreno. Ma veramente si chiama Moren? Moren. Sì, si chiama Moren. Devo chiamarlo e avvisarlo. Moreno. C'è Moreno. Che brutto nome Moren, però. Tagliano via una lettera. Che bello, Moreno. Sono Moreno. Sono Moreno. Buon dia. Ecco qua, ci siamo. Aspetta che lo avviso. No, non voglio saltare scene. Ma dimmi, cosa ti porta qui al cabinet? Cerchi qualcosa di particolare, una ricerca accademica? Allora, ricordiamo sempre, bellissima piattaforma su cui stiamo streamando oggi. Che è comoda. Comoda. Oh, se hai interessi nella storia moderna. Storia moderna. Qualcosa di visuale per accompagnare l'account. Un libro illustrato per ragazzi. Ok. Oggi sono contento che c'è Kevin. Vediamo qualche punto. Qualche punto per la top al mitico Kevin. Sì. Provate a vedere un'ora se volete per vedere come siete messi. Ah, ma Raffaele non sapevo fosse così in alto. Cavolo, grande Raffaele. Ma spiazzato. Consigliere di Don Jack. Sei il mio consigliere, vero? Anzi, il consigliori, come dicono in americano, il consigliori. Ciao Moreno, siamo con Moren, guarda. Chiedigli copyright che ti hanno preso il nome. Adesso te la faccio vedere, Moren, non è neanche una ragazza. Tra l'altro, neanche una ragazza, Moren. Sta spiegando che il mondo è diviso in tante fratture, una volta era un mondo originale. Sarebbe bellissimo se il gioco si concludesse con le dimensioni che diventano una. Sarebbe proprio bello se il finale fosse così. Così una nuova avventura. Sarebbe bellissimo. Un salvatore apparso davanti a noi.
è una signorina. L'oracolo della luce. Sono famoso, ora sono Tom. Esatto, il nostro consigliere del Don. Mamma mia. Consigliore. Ho capito la citazione. Niente. È divertente. Moreno, prova anche te se vuoi, punto esclamativo onore. Io sono sempre cacapace. Devo cambiarle perché, vi spiego, su YouTube ho fatto un lavorone in realtà, e qua sono quelle vecchie, no? Mai cambiate, mai sistemate. Io stanotte... Oh, Jill Valentine! Orco can, la conosci anche te quella? Chi è che non conosce Jill? Faccio vedere Jill Valentine. Jill Valentine. È una bella ricompensa avere subito Jill. Posso far vedere? Sta ancora parlando questo. Non voglio interrompere una scena. Per me le scene sono sacre. Non le vado a toccare. È di Jill però. Anche la Jill del 5. Adorabilissima. Oh, se volessi parlare di altre robe. Hai scambiato discorsi con Moren. Ciao Moren. Faccio vedere bene. Moren, guarda che c'è il vero Moreno. E tu sei Moren. Se eravamo a Napoli si poteva dire che sta morendo. Sta morendo. No, non è così, terribile. Mi sembra che invece stiano molto bene i personaggi. Allora adesso devo andare a trovare gli altri. Trovare l'uscita qua è un bel disastro, Sarà faticoso perché questo posto da visitare è tutto tranne che semplice. Non sai dove è il nord, non sai dove è il sud, poi è complicato. Però almeno abbiamo trovato l'est, il lato positivo. Almeno l'est l'abbiamo trovato. Poi cambio pure il personaggio. Cioè cambio pure il job. Ci metto il macchinista. Questo è un cancello. Speriamo che si possa andare qua. A Mauro Lounge. Immagino al piano di sopra. Sì, al piano di sopra. Comunque grande Jill Valentine. Allora. Siamo arrivati? No, non siamo arrivati. No, dove sta sto cristallino? Per fortuna poi quando hai sbloccato tutto diventa una passeggiata. Ah, stiamo facendo tutta la scalinata. Ancora? Ok, trovata la shard. Qui mi dice, parla con questo qua. Questi qui sono sicuramente per viaggiare. Ciocobiere, ma non sono ciocobos. Altra roba. Cioè, tutto molto bello, ma non hai sbloccato luoghi. Non hai sbloccato luoghi, poi non ti facciamo andare da nessuna parte. Si va. Ciao Manu, come stai? Ciao mitico Manu. Che bello Astrobot, che bello Astrobot. Alla fine mi aspettavo un annuncio di un 2 o di qualche altra espansione, ma mi sa che bisogna aspettare ancora un po' con Astrobot. Secondo te uscirà un altro Astrobot su PlayStation 5? O bisognerà aspettare la prossima generazione? Che dici, Manu? Un abbraccione, Manu, che bello sentirti. Mattina tranquilla. Abbiamo cambiato il personaggio, ora una leonessa. Abbiamo modificato esteticamente. Seria. Manu, sei un ottimo analista. So, te la chiedo seria. Sarcastica viene quasi facile. Oh, sei nuova nella città. Non credo perché Sony ci ha abituato a non cavalcare le piste giuste. Sì. Ultimamente, negli ultimi 5-6 anni, sì, purtroppo. Più che altro perché ovviamente devono farti un remake che non sarà neanche un remake di Uncharted 1. Ovviamente devono farti quello e non ti fanno o rifarti Horizon in 3 formati diversi, Ghost of Tsushima farlo uscire 2 volte, non lo so perché non si deve fare la stessa cosa. Sì, è una bellissima frase.
È una bellissima frase, sono d'accordo anch'io. La risposta a casa è sì, e uscirà quando sul vostro letteralmente in digitale il codice binario. Eh già. Guarda che la risposta sarcastica era ancora più bella. Grande Manu, un abbraccione veramente. Io ormai sono confinato la mattina perché il pomeriggio si muore di caldo ancora. Non vedo l'ora di tornare in pomeriggio, non vedo l'ora, ragazzi. Sto impazzendo per questo caldo incredibile. Ieri sera poi staccato tutto per il temporale, poi riattaccato per giocare in compagnia dell'amico Gigio. È stata un po' impegnativa. Però già domani ci sarà già super caldo, 32 gradi. Piango. 32 gradi fino al 1 settembre. Veramente. E vedo che non è che... Oh mio Dio! Qui segnano 8 settembre, 33 gradi, ma siamo fuori. Io me ne sbatto comunque dalle decisioni di Sony, mi sono dato mega questi giochi in fisico. Vabbè, ma guarda che ancora per un anno giochi in fisico non usciranno. Questo temporale stanotte serve da felpina. Sì, io in realtà stanotte sono stato fuori dalla lenzuolo. Avevo caldo, mi sono pure acceso il ventilatore, guarda. Ma guarda, ma a me ha aumentato l'umidità al 100%, io ieri sera impazzivo. Era tutta umidità. Ho il deumidificatore, ma non basta. Il deumidificatore non basta. Ma così non fa, però, ragazzi, con umidità al 100% ti mette a prova la salute. Ma domani porterò, ti dico, te lo scrivo, Black Ops, Call of Duty Black Ops. Mi affiondo su un altro Call of Duty, ho una nuova trama, vediamo com'è, non so. Ne parlano tanto bene, l'ho preso per la trama. Abbiamo ancora un anno di tempo per smentire la decisione di Sony. La città non si fermerà, ma non verrà. Sai cos'è, Manu? Stavamo guardando l'altro giorno distribuzione, ti faccio vedere. Anche qui stanno parlando di roba tranquilla, non ci perdiamo la trama. Siamo distribuzione, vendite, giochi, console PC. No. Ma perché non c'è più? Quanto sono distribuiti videogiochi? Ecco, l'ho trovata. Il mercato videogiochi. E appena finisce la sequenza, ovviamente. Anche abbiamo parlato con Catis. Allora, l'informazione è questa. Il mercato dei videogiochi diviso tra console e PC. Dice console 45 miliardi. No, comunque giocatori su PC 936 al mondo, su console 446. No, ma non è quello che volevo dire io comunque. Era la percentuale. Era la percentuale, fammi vedere se la trovo. Percentuale videogiochi. Ecco qua. Allora, sono quasi tutti su cellulare, ecco quello che volevo dire io. È che quindi in pratica sono tutti digitali. In Italia addirittura, pensate, in Italia praticamente 2/3, sopra i 2/3, praticamente sopra i 2/3, però non significa che non prende neanche il resto. 45% dei giocatori, invece PC 38%, lì sono tutte digitali ovviamente. Perciò diciamo che sta sempre di più calando il numero di acquisti fisici. Io qualche acquisto fisico me lo faccio, ma guarda qua cos'ho. Tanto che ho preso la PlayStation 5. Ce l'ho fanato perché l'ho già giocato, ma ho un bel Spider-Man 2. Spider-Man 2. Non è che l'ho chiesto io, ma era con la console. Allora, ovviamente, non si sputa in faccia a ciò che ti regalano. Il prezzo non era affatto regalato, la console. Ma come lo sta toccando sto cristallo? So che in questo periodo c'è uno sciopero di accesso all'ufficiale, dici, ma non serve, non sai cos'è? Finché glieli compri loro, cosa gli fai? Che non li danneggi abbastanza. Mi regalano quasi quelle che dico in privato. Va bene, Kevin, con piacere. Niente, devo fare. Pensa che sono quasi arrivato alla fine della mia grande run di Final Fantasy XIV. Voglio arrivare fino a un punto preciso, che è la fine di Endwalker, la quarta espansione. Noi abbiamo appena iniziato la terza oggi. Finiremo la terza espansione, saranno altri 50, 60, 70 episodi, e poi passeremo alla quarta espansione, e lì andremo al gran finale, il gran finale della storia. Poi ovvio che il gioco va avanti, però quella sarà una parte 2 che farò più avanti. Quindi insomma, si inizia a intravedere il finale. Oh, guarda, 2 leoni. Un leone io, un leone lui. Bravi. Come sto facendo io.
Ma alla fine ci sta, Manu, ci sta. Io guarda, ripeto, secondo me... Sì, voglio saperlo, Manu. Voglio saperlo, sono curioso. Io ho programmato 2 acquisti da fare, che sono Persona 4 Revival. Direi, ma se stai giocando il Golden, il remake lo voglio lo stesso. E Final Fantasy parte 3. Oh, ok. Ok, va bene, scusami, così non ti sei perso il mio discorso. Tu tanto scrivi cosa hai acquistato, io ti dico cosa voglio prendere io. A febbraio Persona 4 Revival. Invece in primavera ci sarà Final Fantasy VII parte 3 del remake. Quello veramente sono curioso di vedere come va a finire. Ti interessa anche a te, perciò. Grazie Kevin. Vado a vedere. Sperando che... Che bello però. Articoli usati. In realtà non è usato. È nuovo. È in celofanato. Devo vendere una roba in celofanata, ma non la trovo. Lo vendono... Pensa a te, usato 35 euro. E io che ce l'ho nuovo? 40 euro. PS4, 35 euro PS5. Però io proprio... Potrei venderlo nuovo. Io vorrei venderlo nuovo. Peccato, questo è un sito di cose usate. Io... per come sono fatto. Però già farsi 40 euro non sarebbe male. Sai, dice vabbè, è nuovo, completamente nuovo. Perché io non so come spedire, ma tu Kevin, com'è che spedisci da Vinted? Come fai? Massimo mi dai una regolata su come si impacchetta, si manda in posta, perché io ho sempre paura che poi le robe non arrivano e la colpa è mia. Ho sempre paura di quelle poste. Guarda che ad esempio già sto aspettando un pacco da una settimana, tanto per dire io. Cioè, così come non mi arrivano, potrebbero non arrivare agli altri. Troppa paura io veramente. Ce l'ho fatta? Ho completato? Pare di sì. Perfetto, ottima notizia ragazzi. Sono riuscito a fare tutto quello che dovevo fare. Ora possiamo procedere dritti per il resto. Metal Gear Collection 2, ma... Però deve ancora arrivare, no? È fra 3 giorni mi sembra che esce il gioco. Spedizione chi sceglie chi acquista, già. È vero anche quello. Ma tu come sei esperto con queste cose, Kevin? Differenza mia. Giusto, Normal Rai sono livello 60. Scusami, oggi mi cade la voce. No, adesso leggo anche gli altri. Neo Collection 42. Cavolo, sono 1 e 2? Bello. Final Fantasy VII Rebirth 41. Sì, digitale si trova, a volte te lo lanciano dietro, ma fisico a 41 euro, un gran prezzo. Crisis Core! Wow! Che grande regalo che ti fai. Bellissimo quel gioco, bellissimo. Io lo sto portando in formato mini con Ever Crisis, che è la versione gacha di Final Fantasy VII, tutti i suoi. Clair Obscur, questo è l'altro gioco che devo giocare. È un bellissimo gameplay. Metal Gear Collection Master per 50 euro. Obiettivo abbonati. Questo è pazzesco. Requiem. Questo ecco, grazie. Perché io non ero senza PlayStation 5, come sai. Sono stato 3 mesi senza PlayStation 5. Maggio, giugno, luglio e inizio agosto. E allora devo smettermi Requiem nella mia lista dei giochi da comprare. Perché lo voglio prima o poi prendere anch'io. Lo voglio prendere anch'io. Ed è già in lista desideri, perché sono pirla. Ovviamente. Già in lista desideri. Requiem. Che gioco. Sì, diciamo che il problema del fisico è il prezzo superiore, però poi avere la confezione ti rimane. Io
Già ho problemi perché ho la pila di giochi che non finisce più. Perché io sono anche uno che gioca ai giochi vecchi, 80 euro in digitale? Sì, sì, è quello che dico anch'io, guarda. Ovviamente poi li scontano, ma non li scontano più tanto, Una volta scontavano di più. The Tower's Gate lies open, right? Ok. Mi sono proprio andato addosso al personaggio. Comunque davvero, Manu, io so che te non ami i giochi a turni, ma dagli una chance. Guarda, già Clair Obscur, che è parzialmente a turni, giochi come Persona, secondo me, te la caveresti senza... perché sono molto dinamici. È vero che sono a turni, ma hanno un sacco di parti dinamiche. Cyberpunk a 35. Cyberpunk, guarda, Cyberpunk l'avevo preso, devo ancora giocarlo. Io lo inizio tutte le volte. Aspetta che... lo inizio tutte le volte, ma non riesco mai ad andare avanti. Ma c'è un punto in cui non è che mi blocco perché è difficile. Quando si apre la città e hai tutte quelle attività, mi sembra davvero di avere troppe cose da fare. E meno male che ci sono. E mi perdo io. È una cosa che mi capita con alcuni open world, ma non tutti. Ma guarda, a me ad esempio preoccupava la cosa del parry, ma ho fatto il prologo e l'ho trovata molto bella. La meccanica del parry, alla fine è molto utile. Clair Obscur è praticamente il gameplay di un gioco chiamato Shadow Wars. Viene da lì. L'hanno anche ammesso loro. L'ispirazione è quella. Shadow Wars avevi un cerchio per colpire e premevi l'X al momento giusto, e anche per difenderti dovevi difenderti al momento giusto. Il perro d'evoluzione è un tasto solo, ma invece di prima. Poi siamo nella prima dimensione. È bella la prima. C'è una nuova zona da esplorare, quindi, insomma. Il loro arrivo non è recente come immagini. Il flusso del tempo è diverso dalla sorgente. Lo spazio di un'ora nel tuo mondo, un intero anno passa nel primo. Chissà da quanti anni che sono qui dentro. No, ma Clair Obscur secondo me sarà un gioco che ti sorprenderà. Io non ho ancora giocato, ma ho giocato il prologo, ma è bellissimo. Cioè, veramente l'atmosfera. A me Kevin, pensa che Kevin mi ha consigliato il doppiaggio francese, non quello inglese, stranamente. Perciò può anche essere che farò il francese. Mi ha detto che veramente è un capolavoro. Che io altrimenti andavo di inglese fisso. Se c'era il giapponese andavo di... Ciao Coin! Ciao Coin! Ciao mitico Coin! Ecco qua. مرحبا أهلا بك. Lo faccio dire perché se lo pronuncio io è un disastro. Coin. Maraban, Alambika. Ti ho fatto salutare sperando che non abbia detto cose oscene, ma penso di no. A proposito di questo periodo di ferie, mamma mia, io sono ancora senza Switch dopo tutti sti anni. È il gioco che più sbavo dall'idea di giocarlo, proprio c'ho la bava alla bocca dalla gioia, l'idea di giocare a Zelda. Sì, ha salutato, ok, infatti era giusto allora, era giusto. Era giusto. しかしそれが難航したのに加え、ウリエンジが召喚される際に通った次元の狭間である光景を見たと告白したことで事情が変わった。 Oggi solo il boss finale da fare, ma stavo temporeggiando a cercare più sacrali possibili. Guarda l'esplorazione. Lo finisce al 100% poi. Lì non ci sono trofei, ma Nintendo ci ha insegnato che il 100% esiste nei giochi. 79. E quanti saranno? Gigio ha una cotta? No, non credo. Gigio ce l'ha la cotta, c'è la fidanzata. Vedi Manu, vi trovate tutte le fidanzate argentine voi, Tutte le fidanzate argentine, anche Gigio si è trovato la ragazza Jessica, come la chiamo io, la ragazza argentina, anche lui.
あなたも含まれていたというのだ。 Io ai tempi dell'università, più o meno, frequentavo una dell'Ecuador. 第一世界側から Non è, la mia è salvadoregna. Pardon, scusez-moi, ho sbagliato. No, no, infatti, il colore della bandiera sì. Però sono due cose. È un sacrilegio, un po' come dire: ah, guarda, ma tu sei irlandese, tanto la bandiera è quella. No, non sono irlandese. Non mi dispiacerebbe essere un Celtic, che poi io già di sangue, il sangue celtico ce l'ho sicuramente. Qua, la mia zona fu celtica, la città venne poi rasa al suolo dai Romani e ricostruita. Ma la matrice celtica ce l'abbiamo, 到底信じられるものではないだろう。 Quindi. Poi non è che io devo forza avere origine nella mia città, assolutamente no. 彼らから話を聞いてみるといい。当然 Tanto io le mie origini non le so. Se faccio, anche dovessi farmi esaminare il DNA da uno serial, guarda, non abbiamo trovato niente, tutti sconosciuti, proprio boh. Mi sono deciso, ho preso Cyberpunk. Ma va bene Cyberpunk. Ma alla fine come gioco in sé ci sta. Come gioco in sé ci sta tantissimo. Tanto l'esarca del cristallo ci chiede: ho guadagnato la tua fiducia? Sì. Per un momento. Ma dai, mi fido di lui. Ci ha portato qua, ma non perché è cattivo, per una missione. Non te ne pentirai. In realtà lui in giapponese ha detto io non sono un traditore, mantengo le mie promesse. Un po' diversa la traduzione in inglese. Ovviamente sì, qualcosa di giapponese lo capisco. Poco. Potrei farvi la traduzione letterale. Che posso mostrare cosa c'è qua? Vabbè, un bellissimo posto il Crystarium, con i simboli delle stelle, che poi non sono stelle, sono i riflessi. E siamo entrati in una zona epica e ora bisogna poi esplorare l'esterno. Ripeto, è tutto nuovo per noi. Un numero di distretti residenziali. Ma Manu, a proposito, devo farti vedere una cosa che non ho ancora fatta, perciò mi sposto un attimo via dal Crystarium e vado nel meno folcloristica Ul'dah. Abbiamo praticamente controllo, ho sbagliato. Sì, certo che c'è, però l'ho messa qua. Sound 1, perché sono tantissimi. Sound 2, Sound 3. Vai avanti così, ci sono tutti questi sound. Alcuni però su YouTube. Vai tranquillo, in tutto il tempo che vuoi. Praticamente c'è una nuova missione. E questa missione... Ok. Boia! Bello questo! Ti metto anche questo qua. No, come si chiama? MGS Intro. L'ho già fatta la missione. C'è qualcosa che non quadra. Dovrebbe esserci una missione nuova però. No, non la vedo. Remembering the past. Motivational speaking. Non è questa. Doveva essere qua, ma l'ho già fatta. Non c'è più. Killer Instinct. Non è questa. Way of the Samurai. Come ti chiami? Bellissima questa. Scusa Manu, purtroppo c'è il cooldown. È una cosa che non posso togliere. È automatico, non l'ho messo io. È veramente sgradevole il cooldown. Vabbè, allora lasciamo perdere. A meno che non sia finita le quest che non ho fatto. Ho mollato lì. Ce ne sono un bel po', Ce ne sono un bel po' di quest che non ho fatto. Potete vedere. Queste sono importanti. New King of the Block. Questo qui. Oh, Rathalos! Ma... Perché devo parlare qua? Questo è Rathalos, Monster Hunter. E io non sono un grande esperto, però. Vado un attimo a vedere. Ciao, Shai! Benvenuto, come stai?
Un abbraccione. Come l'hai sbloccato il logo di Clair Obscur? Che spettacolo. Logo di Clair Obscur. Tutto bene? Buona mattina. Buona mattina. Eccoci qua. Stiamo andando a esplorare un po' i meandri di Orz. Comunque Manu, sono tanto contento che è tornato il buon Matteo a fare dirette. Così passa un po' di tempo in compagnia e si diverte anche lui, dai. Sono contento. A volte serve proprio per staccare. A me non c'è... Sì, anche spesso scamma, quello è vero, quello è vero. Vabbè, spesso scamma, si mette l'hype. Adesso arriva. Mamma mia, ma secondo te morirà di goduria a giocare Metal Gear Solid 4? Tu che sai cosa succede? Morirà di goduria, no? Mamma mia, secondo me sì. Sono appena accorta, sei più nei Simpson. Quale? Sicuramente non il poliziotto. Che somiglio? Questi capelli qua. Sono curioso. Ma guarda, facciamo una cosa. Facciamo una cosa fatta male, come dico sempre io. Perché farla bene. Io ti ho detto benvenuto, ti chiedo scusa, Shai. Ho detto benvenuto, devo dirti benvenuta, non benvenuto. Vedi che sono anche talmente arrogante da pensare. Ok, andiamo a fare una cosa fatta male. Tanto la tecnologia è quella. Allora, ci siamo un po'. Il PG che ha la pelle gialla e i capelli blu come me. Oh, l'ho visto. Non il clown, Krusty il clown? Ma lui? Il buon Krusty? Ma che veramente ai tempi mi fecero una... Non penso che sia Krusty, ma penso che sia lui. Simpson. Personaggio... forse lo abbiamo trovato. Vabbè, questo qui è il ragazzino. Vabbè, questo qui... Ma quanti ce ne sono? Ce sono tantissimi. Non hanno i miei capelloni. A parte lui, a parte Krusty, sì, guarda. No, ti ho detto PG. Ah, ma scusami, sono un cretino. Ah, scusami. Sai cos'è? Abbiamo cambiato... Timino. Che sono finito... Abbiamo cambiata completamente specie. Era partita che era una classica ragazza gatta, micote. Poi ho pensato, ma io non è che voglio attirare le cose col fanservice. Voglio un personaggio che ispiri grinta. E allora l'abbiamo cambiata così. Ok, chissà perché pensavo fosse un'altra cosa. Ah, avevo capito male io. Ok, eccoci qua. Ciao Coin. È venuta bene, sì, secondo me è uscita parecchio bene. Non ha la faccia che immaginavo che avesse, che era molto diversa. Però ha la coda, ha le orecchie, diciamo, da animale, quindi funziona, più o meno è simile. Ecco qua, è molto bella, è una vera dura. Sì, infatti, anche se poi in realtà in sto gioco hanno tutti il cuore d'oro, guarda, tutti il cuore d'oro. Andiamo avanti. Travelers. Ma quindi devo concludere quella di Kugane. Facciamo che concluda sta quest perché abbiamo sconfitto Rathalos e poi non abbiamo neanche preso la ricompensa. Ok. Andiamo subito. Titan. Capisco, è una questione di copyright che non hanno voluto. Ok. Ovviamente vado a chiedere all'altro se questo dice non posso farlo. Facciamo questa cosa. Va bene, allora sto provando. Ho un po' di multitasking oggi, veramente, fra una cosa e l'altra. Ed eccoci qua. Tu Shine, l'altra volta avevi detto che anche tu giochi. Su che server sei? Io adesso sono su Sagittarius con il personaggio principale. Bagi Expedition ho preso un po' di tempo a fare. Io non so chi giocava al gioco. Bello, io invece ho preso la mount, però con l'altro personaggio. Se ci sei ancora più tardi ti faccio vedere. Con l'altro personaggio ho preso la mount di Alvin, non so come si chiama.
è la mount che davano regalando un po', però questa qui è quella che porto per la live. E poi il mio personaggio che gioco per conto mio, che ovviamente faccio è già andata da un trail è andata da un trail, però è una Lalafell. Pensa a te, non avrei mai pensato che il mio personaggio principale diventava una Lalafell. Cerco di averne uno per ogni specie, mi piace proprio l'idea di avere tanto vari. E ho già pensato a un personaggio elfo da fare, che è presa dal mio romanzo. Non proprio, però Zodiac Light, e io sono su Odin. Bellissimo, sono su Odin io. E Odin è un buon server, devo dire, un buon server. Adesso mi hanno tolto dal Novice Network per aver superato i requisiti, ovviamente. Però abbiamo concluso anche questa. Sto notando un sacco di italiani. Sì, è pieno. Anche nella Free Company uno lo chiamano l'Italian Stallion, lo chiamano lo stallone italiano. Che sta con noi, perché è un palestrato. È un palestrato incredibile, quindi l'Italian Stallion. La Fell sono malvagi, vero? La mia penso sia l'unica buona, guarda. Vediamo un po' se... Niente, oggi non mi aiutano le IA. Volevo fare delle cose strane, ma esperimenti, ma non ce la fanno. Oggi veramente ci rinuncio. Leonardo procede bene. Abbiamo una nuova città da esplorare oggi. Ok. E questa era la missione di Monster Hunter. Ripeto, se Monster Hunter mi piacerebbe tanto sperimentare. Che vediamo una cosa. Datemi un secondo. Ma comunque è sempre bello, guarda, trovare italiani, intanto li trovi. Io faccio finta di nulla, di solito se vedo un italiano o faccio una battuta, perché se te ne accorgi dai nomi che sono italiani. Guarda, diciamo che al momento sono focalizzato con storia, faccio tutti gli Alliance Ride, Normal Ride ed Extreme li abbiamo fatti per i vecchi contenuti, ma con la Free Company. Il problema della Free Company, e questa è una delle cose, teste mozzate. Coin? Chi è che ha perso la testa qua? Se vuoi Coin divento solo una testa. Ciao. Sono Testa Jack. Ecco qua. Sono diventato Testa Jack. La maglia dei bulli. Vabbè. Ah, ok. Succede. Beh, è abbastanza potente sto Smithy. Io però volevo il minion di questo felino, però volevo sto minion. Ma che bello, sto minion gatto così, sarebbe stato bellissimo da portare con me. E invece niente, il minion del felino. Mi ha dato palico. Ma non è vero, me lo dà. Allora sono pirla io. Ok, vabbè, sono sempre stato pirla io, ma oggi è proprio del solito. Quest complete. Ok, ovviamente. Ora mi sblocca l'Extreme. Vabbè, guarda, facciamo una deviazione. Devo farti vedere perché ovviamente la maggior parte dei contenuti li ho fatti con il mio personaggio. Queste le diamo via perché non abbiamo la casa con questo personaggio qua. Con la povera Wakame non abbia niente casa per lei. Ma costano, ma poi devi fare login un sacco di volte. Cioè sblocchiamo questa solo per fare l'Extreme Trial. Poi non lo faremo, ma è bello averlo. Progetto in cantiere, domani Leonardo, nuovo gioco. Domani veramente nuovo gioco. Cioè domani colpi di scena con Call of Duty. So che fa strano vedere me su Call of Duty, ma è un anno che mi vede su Call of Duty. E a me interessano le trame, no? Il multiplayer. Come sempre. Non mancherò sicuramente. Leonardo, domani ci saranno delle belle sorprese, veramente. Domani diciamo che ho molta curiosità e molta attesa. Secondo me ci saranno delle sorprese incredibili domani. Comunque Coin, è un piacere vederti. Sei in vacanza dal lavoro in questo periodo? Sei in pausa? Da noi si sta facendo temporali, Coin, ma fa anche caldo. Siamo tornati a 32-33 gradi di massimo. Quindi saranno giornate abbastanza pesanti, no, per il caldo. Stava bene perché era calata. Sai, dormire bene la notte, di giorno non morire di caldo. Però... Comunque grazie Leonardo, vedrai che sarà una bella settimana. Poi posto Dragon Quest il giovedì, Persona 4 il venerdì
E sabato, se riesco, Ever Crisis, Final Fantasy VII, così portiamo avanti la storia. Voglio vedere che succede a Claude e compagni, in realtà lo so già. Ovviamente stiamo facendo la parte del Rebirth, ma con le trame originali. Cioè. Però la grafica a volte... Resting, al momento, sai che dovrei riprenderlo, ma non adesso. Anche di mattina sono solo, mi sveglio prima. Ah, per quel motivo lì, ok. Invece quindi oggi lavori, Coin. Ho capito. Va bene, possiamo andare via da qua. Allora, faccio subito vedere, perché ci tengo per Shai. Voglio fare qualche bella sorpresina. Andiamo, così vede quanti... Mi ha chiesto quanti PG ho. Se vuoi vedere gli esperimenti passati, a me piace creare personaggi. Il problema è che poi a usarli, ciao. E vi racconto anche la storia di tutti i miei personaggi. Waka me la sapete già. Vabbè. Era una Saiyan, tutte queste cose qua. Ok, Genti Auditore, questo non si vede bene. Era ispirato al personaggio del mio romanzo, che non si chiama Auditore. Non si chiama Auditore, il villain si chiama Altore, perché l'originale era Auditore, ma non posso perché... Vabbè. Ren Narukami, questo già dal nome si capisce. Un po' Persona 5, un po' Persona 4. Narukami, l'ho chiamato anche quello del Persona 4, quindi... diciamo, è una vibe alla persona. Questo personaggio. Abbiamo il primo personaggio che ho creato, abbastanza inutile veramente. Guarda, livello 5 Marauder, ce la vedi vestita così da maga e niente, l'abbiamo abbandonata lì. Leocit Anur, questo qua, vabbè, non vi spiego il nome, ma Anur era una divinità leoncina, perché giocavo a Smite, e Smite c'era Anur, che era uno dei miei preferiti. Quindi ecco qua. Questa è la storia dei miei personaggi. Arriva 50. Questo qui mi sono fermato. Sì, ma mi è successo 2 volte. Mi è successo sia con Genki che con Anur. Entrambe le volte. Tengo d'occhio il bambino, l'ho pronto per editare qualche video vecchio. Ah, stai editando video, Coin. Buono. Il bambino dorme fino a mezzogiorno. Questo qua l'ho creato per il tutorial che ho fatto su YouTube. Tutorial che è stato utile. Mi hanno scritto che è servito. Guarda, ha ancora l'elmo. Leonidas, Jackolax, ovviamente Jackolax, perché sono Jack e Max, Leonidas, è il mio Jackolax, e viene dal mio Skyrim, è il Dunmer, elfo oscuro che creo sempre, praticamente, il mio classico Dunmer, e come sempre, è copiata da God of War, è rosso del sangue dei nemici che ha sconfitto, pensa a te che roba, poi è un bravo uomo, ovviamente, come tutti. Lelouch Gojo, questo non devo spiegarlo, forse lo spiego, Lelouch, V Britannia, con Geass, Gojo, Jujutsu Kaisen, non so neanche così fan, però. E poi, ovviamente, perché l'abbiamo fatto con le orecchie da coniglio? Perché abbiamo fatto Pretty Boy Coniglietto, vabbè, così. I 3 personaggi, arriviamo dall'ultimo, questo qua, ha i capelloni lunghi, è Zeus Blitzwolf. Quale... con Geass? Sì, con Geass, vero? Lo scrivo, bello, è pieno di trama. Il Bunny Boy non guasta mai, ma è carino. Io sono etero, però è carino, veramente. Le cose carine mi fanno impazzire, guarda. Lo ammetto spudoratamente. E qua abbiamo creato la grande divinità, il re dei... Ovviamente, cosa gli faceva fare? Il lanciere, perché Zeus aveva una lancia. Quindi, insomma. Anur e Mia, i 2 fratelli e Mia. Questi qua, veramente. Il cognome Mia, se lo cercate vi trovate solo roba di Fate. Vabbè. Anur, un altro leone, perché io adoro i leoni. Non so perché, forse perché sono leone io, sono nato ad agosto, il simbolo della città è il leone, la squadra di calcio, i porracelli sono i leoni bianchi. No, ma non è che lo devo specificare perché l'alternativa non vada bene, l'alternativa va benissimo, Lo specificavo solo perché ti sembra che mi innamoro dei miei personaggi, ma li trovo carini, io voglio solo personaggi carini, infatti. E Nagisa è il mio personaggio che vi faccio vedere. Questa è livello 100 Summoner. E sto facendo la lunga storia di... No, però non ho più quello l'astio. Ho smesso di tifare squadre, quindi ho smesso anche di tifare per la mia, quindi... Vabbè, mi confondo sempre. No. Quando mi vedrai che esce fumo nero dalla mia bocca, o è Lost, o stai vedendo Lost, o sono andato a vivere a Novara e ci sono industrie dappertutto, quindi... Una delle due. Che poi le tapparelle giù e la stanza illuminata. E quindi abbiamo la nostra Nagisa che ha tutti, più o meno quasi tutti i job, non tutti perché Summoner finalmente ce l'ho fatta portare a 100.
Mangiare? Una bella pizza, ma devo aspettare ancora una settimana e mezzo, guarda. Guarda che mi salutano. Vedi, la Free Company è adorabile. È adorabile. È adorabile, la Free Company. Sono sempre belle, guarda. Io impazzivo perché leggevo Party e dicevo, ma perché Party? Lei è carinissima. Prima aveva i capelli rossi e adesso invece i capelli... E poi ha questa espressione che è carinissima, guarda. È carinissima lei. Guarda ancora col vecchio look. Avevo fatto i capelli rossi, poi ho sperimentato... perché poi vedi che mi vogliono bene, perché mi conoscono benissimo loro. Cioè, mi vogliono un sacco di bene, guarda. È alla business, alla danza incorporata, business. E poi vediamo. E quindi insomma diciamo che come Summoner ho raggiunto il mio traguardo, ho preso tutti i minion di Yokai Watch, non ci vuole nulla in realtà, i minion di Yokai Watch. Se ce n'è uno che vi piace in particolare, chiedetemelo pure. Ne sapete sicuramente più di me di Yokai Watch. Al momento tengo il Samurai. Sono molto belli. Sono tutti molto belli. Avevo pure il Brickman di Dragon Quest. Quindi sono proprio contento quando mi aggiungono queste cose. La sigla? Va bene, mettiamo la sigla. Ok, tanto che lei balla. Te l'avevo anche promessa, vero la sigla? Io uso Suno per generarmi le sigle. Suno ovviamente è un software IA. Devo specificare per normative europee che il brano che state per sentire è stato generato con la IA e non utilizza voci vere. Lo devo specificare perché la IA ovviamente non è una cosa che si può usare così senza specifiche. Molti non lo fanno, ma io sono talmente onesto che lo faccio sempre. Il sacerdote Jack Max. Preparati. Giocatore. Sì, la tastiera dietro di me e l'armonica a bocca. Entrambi. Ma mi hai visto suonare, Leonardo? Ci sono anche i video che suono. Cammino nella notte come in un tutorial. Oh, che sorpresa! Ma che bella sorpresa! Grazie ragazzi! Ma grazie Gigio! Il migliore Gigio! Ciao Annina! Stavamo sentendo la sigla! Il mio personaggio! Si balla, si sente la canzone! Grazie Gigio! Spammate i mod che ballano! E io cosa vi metto? Vi metto questa. Anch'io, visto? Grazie. Per chi ha Better TTV la vedrete, attenzione. Ma cosa ho fatto? Ho sbagliato. Devo fare anche lo spazio. Intrattenitore che tiene per ore. Quando non salta internet. Avanti adesso senza timore che il game over arriva solo se muore il cuore. Faccio vedere l'ultima novità sbloccata sul canale del mitico Gigio. È l'unicorno bello. Sì, mi mancano Leonardo. Sono gli ultimi FIFA che non mi piacciono però. Magari un po' di privacy a quelli della Free Company. Non voglio rovinarli. Piacenza? Dipende dal gioco. Sì, alcuni piacenza sì. Moscardelli. Ciao Sabrin. Dicevo che sul canale Gigio ho sbloccato questa di Mount. Ma che bella.
Carino, sì. Io ho anche l'unicorno che hanno tutti quelli che fanno il White Mage. Questa è la mia lore. Nightmare è il più bello, però. Classico. Unicorno oscuro. Gigio, questa la sblocchi anche te, eh? Fatemi fare un paio di shootoutini. Gigio, sì, è venuto anche lui. Il sacerdote livella, accende il ritmo dentro il cuore. Il sacerdote livella, ti cura il È bella la canzoncina, eh? Il sacerdote livella, ti spinge avanti. Va bene, non vado oltre perché altrimenti qua faccio tutta sta lista di brani. Però eccoci qua, ci siamo. Allora, benvenuti, grazie mille a Gigio per il raid. Ieri sera giocavamo da lui Final Fantasy, perciò anche se vi interessa il gioco potete trovare anche lui che ogni tanto lo gioca. Dovremmo trovarci fra 2 sere. Mi è piaciuta, mi fa piacere che ti è piaciuta. Comunque un po' di mount le ho sbloccate qua. La più divertente da sbloccare è stata questa, facendo Fall Guys dentro il gioco. Per chi ha giocato Fall Guys si trova questo. Domani sera? Sì, è già domani mercoledì, sì. Già domani, hai ragione te. Comunque dicevo che ho un sacco di job, però l'unico che ho portato a 100 è l'evocatore. Sto provando a portare stranamente il minatore a 100. Minatore. Anche se in realtà il vestito non ne vale la pena, non è un vestito pazzesco. Ho fatto dei casini nell'esportazione da PlayStation 4 PlayStation 5, ho perso tutto quello che avevo del minatore, non so cosa è successo. E poi diciamo che i principali sono proprio questi qua, il Dragoon, Ninja, preparati Gigio, un giorno avrai la benda da ninja sulla faccia, anche tu. Il macchinista, sempre molto molto carino. Mi piace, non pensavo, mi dicevano è il job più noioso è il macchinista, non è vero ragazzi, vi hanno mentito. Non giocavo quando c'era la collaborazione di Fall Guys, ma la fanno ogni anno, non è un problema, la fanno ogni anno. Monaco. Purtroppo non sono un grande esperto di estetica, altrimenti farei delle robe belle, ma non sono un grande esperto. Pictomancer l'ho solo iniziato, però è carino perché disegni. Questo qua sarà un incubo da portare con la mia webcam davanti. Il bardo lo sto portando su in questo periodo. Il Machinist sto livellando anch'io. Il Machinist migliora tantissimo quando inizi a evocare automaton, diventa bellissimo. Anche se non posso farli vedere questi nemici, mi muoiono appena di tocco, poverini. Mi muoiono appena di tocco sti automaton. No, guarda, possiamo andare in giro a infettare roba col veleno. Sembra praticamente di essere usciti da Resident Evil. È veramente bello il macchinista, guarda. Veramente una bella rivelazione, guarda. Poi, Dancer, devo impararlo. Mi piacerebbe perché ho visto che è molto interessante come abilità. E secondo me è anche fattibile, però ho ancora la board da sistemare. Perché non so neanche come si usa il Dancer. Il prossimo dopo il bardo sarà il Dancer da portare su. Black Mage, ragazzi, è il mio disastro. Non riesco mai a far bene questo job. Ho visto i video tutorial, ma ho sempre avuto problemi. Perché poi finisce che ho poca vita e non faccio mai una bella fine, veramente. So come si usa, ma non sono bravo. C'ho veramente un disastro. Paladino. Perché non me lo fai spostare? Non sono più in battaglia. Paladino 60. Dark Knight 55. Questo dicono che è una trama pazzesca. White Mage 56. E questo ho perso tutte le sue cose. Non so come ho fatto a perderle. Perciò sto aspettando di arrivare a 60. Così le porto su. Tanto è quello che porto su. Scholar ovviamente 100 perché Scholar mai usata. Però mi ha detto che è bello. Ma Leonardo, sei main dancer e quindi è divertente. Allora, ciao Mark. È il Blue Mage che io onestamente non è che capito come si dovrebbe sistemare il Blue Mage, ma so solo che ho una mossa. Ho imparato una mossa. Non so come si imparano le mosse, non ne ho più pallida idea. Non ho la minima idea di come funziona il Blue Mage, davvero. Uno mi ha detto, aspetta che quando arrivi a Endwalker ti accompagno io. Sono arrivato a Endwalker, ma poi sono ancora a livello 9. Mi ha detto non livellarlo adesso. Vabbè, aspettate. Anche tu, a livello 9 col Blue Mage. Con una sola mossa. Io voglio imparare le altre mosse, ragazzi. E adesso arriverà il Beastmaker, cioè il Beastmaster. Perciò sarà un altro job che partirà da livello 1. Però quello è il potenziale.
Samurai pensavo fosse fighissimo, ma ci ho capito poco. Cioè, sembra fighissimo. Samurai, però ci ho capito poco anche di questo, devo studiarmi qualche guida. Il Reaper, bello il Reaper, è veramente bello. Just a sexy boy. I'm not your boy toy. Il falciatore di anime, il Reaper. Poi abbiamo tutti i vari job tecnici. L'alchimista, mi sto dando una mossa ultimamente perché sono indietrissimo. Per il resto come già sto puntando sul bardo. E il bardo mi ha sorpreso. Non avrei mai detto che mi piaceva il bardo. Non mi piaceva all'inizio. Però poi da quando ho sbloccato The Wanderer's Minuet mi sono innamorato del bardo. 10 mantenute. Ma guarda Mark, sei una leggenda, sei riuscito a tenere... I Blue Mage non mi sono mai piaciuti in nessun Final Fantasy. Ma neanche Kimari è il Blue Mage più figo di sempre, secondo me. Kimari veramente era incredibile. Pensa che invece in Final Fantasy VII il suo potere si chiama... Il suo potere è diverso, si chiama magia gialla. Quello fa Blue Mage. È un finto Blue Mage, è un lanciere. Ti fa pure le cose da Dragoon che salta su. Certo che è un finto Blue Mage. Assolutamente vero. Però tecnicamente lo rientra nella classe. Le più belle sono state queste qua, le Shadow, le Guiber, e ottenere l'Underwaffe. L'Underwaffe è stato un disastro. L'Underwaffe. Cioè, poter girare con la musica di Shadowbringers è sempre uno spettacolo. Poi puoi portare... Ogni tanto scorrazzo il buon Gigio, il personaggio di Gigio lo scorrazzo in giro per la mappa. Devo dire, veramente, mi trovo tanto bene sul server di Odin. Anche questa è stata bella. Queen, la cicciona romana di Final Fantasy IX. Ma mi sta simpatica. Quella sì, è un personaggio adorabile. Final Fantasy IX alla fine sono tutti simpatici i personaggi. Magari non all'inizio quando li incontri, ma dopo. I lupetti sono molto carini anche loro. E ultimamente poi ho sbloccato della roba interessante. Questo qui era la ricompensa. Ma rimango ancora un po', guarda Leonardo. In realtà dovrei riprendere il mio file. Se vi faccio vedere questo impazzite, ragazzi. Se vi faccio vedere... Ho sbagliato, cosa ho toccato? Vi faccio vedere la nuova zona che abbiamo sbloccato. È di una bellezza strepitosa. Gigio, guarda la ragione per cui hai fatto bene a prendere da un trail. Guarda, che posto bello che c'è qua. La musica, l'atmosfera. È bellissimo sto posto, veramente. È immenso. Cos'è che ho... Ah, già nuove cose. Già il nuovo hunting log. Sightseeing log si chiama, scusate. Veramente è un posto bellissimo. È il mio personaggio piccolino in un mondo grande. Uno dei posti più belli che hanno creato, sicuramente. Va bene, comunque, logout e torniamo da Wakame. Non voglio oggi farvi perdere troppo tempo. Però era un viaggio nel personaggio che uso di più. Down Trail. Ho sentito che non è una grande espansione, ma l'importante è che poi ci si diverte lo stesso. Fa sempre piacere vedere anche il me, non preoccuparti. Più che altro per tutte le cose che ho sbloccato, per farvi vedere che sulla live di Gigio sono riuscito a sbloccare finalmente quella mount. Era un po' restrittiva come requisiti, dovevi donare 3 abbonamenti e non uno solo, ma non è stato un grande dramma perché sono contento che volevo ricambiare tutto l'aiuto che mi ha dato Gigio. Gigio mi ha sempre supportato in tutti i modi. Infatti qualche volta potessi portare per contenuto. Sì, ogni tanto lo faccio, li chiamo episodi extra. A volte, ad esempio, ho fatto un episodio dove ero con il mio personaggio e aiutavo un mio amico le prime armi, perché lui sta iniziando a giocare Final Fantasy su Odino, anche lui, ovviamente perché gli ho consigliato io di andare lì. E qua ad esempio c'è una cosa che dovrei fare, visto che c'è Mark, io ci provo, poi magari non riusciamo, però ci provo. Rabanastre, la città reale di Rabanastre. Qua si connette il 12, si connette il Tactics, più che altro perché poi, prima o poi mi toccherà fare Ridorana. E Ridorana si piangono lacrime vere. Ridorana è il dungeon della matematica. È il dungeon della matematica. Sì, veramente. Calcoli. Il problema è che non c'è mai nessuno a fare questo. Grazie, ma grazie Manu. Grazie di cuore, vi raccomando ragazzi. Manu, mio caro amico, ci conosciamo da 6 anni praticamente. Cioè,
se lo seguite mi farebbe solo piacere, perché è un bravissimo ragazzo, è uno streamer molto più bravo di me, lui perché è veramente professionale, io sono come giocatore, sono una ciofeca io come giocatore, faccio un sacco di errori, però lui proprio pazzesco. Eccoci qua, torniamo dall'Esarca, tanto che speriamo che però poi parta per Abanastre, ma non ve lo prometto. Però Mark, sono sicuro che da fan di Final Fantasy Tactics lo apprezzerai parecchio. 改めて Questa è Musica Universalis, il cuore commerciale del Cristallum. Spero che tu sia preparato per il viaggio. Comprerai le cose qua. È tornato Cometino. Si è visto un bel Nokia. Che tanto non si rompe il Nokia. Si rompe lo schermo. Nokia è più forte. Ottimo Cometino. Oggi Cometino è andato in vacanza con la sua fidanzata. Per divertirsi. In una grotta. Grotte di Oliero. Cercando di vedere dov'è. Vicino al fiume Brenta. È vicino a una birreria, attenzione. È vicino. Lo sapevo che lui finiva sempre. È andato lì perché c'è la birreria vicina. Pareva. Ma cavolo, ma è sperdutissimo il posto in cui sei andato. Ma sei lontanissimo da casa tua. Non è Aurora! そしてその単位は私たちの商いとともに各地へと広まっている。ヤシトラ曰く原初世界で使われている効果はこちらでもほぼ同価値のギルになるそうだ。Lo so che Aurora è un'amica. 他にも島内部から発見された品は私たちの生活を大いに支えてくれている。あなたにも馴染みのものがあるかもしれないな。 Ti mando io la foto appena finisce la sequenza. Nel canale RTL. Ah, ok, nel canale, ho capito. Pensa che Google ci ha fatto fare un giro dell'oca che non si capiva un ostrica. Sicuro. Ti fidare delle mappe online. Non è pratico per noi provvedere a tutto quello a cui sei abituato. Sì, perché questo è un mondo più difficile. Questo qui dove siamo adesso non è il mondo modernissimo che siamo noi. Che lingua è? Eccola qua. Che carina. È un'altra... Feoul. Questa signorina viene da un mondo molto lontano. Puoi assisterci in merito. Ma quanto mi rilassa la voce dell'Esarca del Cristallo? Ha una delle voci più rilassanti in assoluto lui. Sta studiando. Ah, vieni dall'altra parte. Cometino, rimani un attimo che devo farti vedere una cosa. Appena finisce la sequenza. Oh, come sei coraggioso. Hai il cuore di una pixie. Una fatina. Fai un patto con me e il divertimento può iniziare. Bla bla bla. Oh, come pensavo, sei proprio una brava persona, bella connessione con la tua casa. Beh, vanno d'accordo. Sarò il tuo ramo adorabile. Il nostro legame indissolubile. Ma poi il gioco se la dimentica. Polvere di fata. È fatto. Ora siamo legati.
Dimmi la tua richiesta, dimmi il tuo desiderio. Voglio visitare il tuo mondo. Oh, è arrivato. Cometino, guarda che adesso ti mando una cosa. それなら向こうであなたを待っている者にひとまずの無事と状況を伝えてはどうだろうか。 Pensate di Cometino, ragazzi. Vi dico solo che è un po' rotonda, ma è un rotonda. È un rotonda che ci piace. Tanto che ci piace. Eccola qua. Visto? È lei. Scegli tu quella che preferisci. Cometino. Eccola qua. Tu adori questa cosa. No, il dito è medio. Non ti è piaciuta? Non ti è piaciuta? Ecodot. Hai sempre domande per lei. Non è la mia. Ma la mia è la. No, non è la mia. Non è la mia. Tutta tua, Cometino. さて次こそあなたの部屋に案内しよう。 Che succede fra te e Cometino? Non conosco nessun Cometino. Di chi stai parlando? È qualcuno che dovrei conoscere. È certo che lo conosci, è certo. Parla sempre di te lui. Mi dispiace, ma davvero non so chi sia questo Cometino. Puoi dirmi qualcosa di più su di lui? Te l'ho già raccontato, è il maestro del buon vino. Ah, il maestro del bambino. Ma che Mi dispiace, ma non ricordo questa storia. Puoi raccontarmela di nuovo? Ho detto del buon vino, non del bambino. Ma che bambino? Ah, del buon vino. Ora capisco meglio. Stavi parlando di Tino che beve troppo vino, giusto? Mi ero confusa con la parola Cometino. Ma lui si chiama Cometino, non Tino. È quello il punto, non si chiama Tino. Mai chiamato Tino. Ah, quindi non è proprio Tino, ma qualcuno che si chiama Cometino. Mi stai confondendo un po'. Puoi spiegarmi meglio come si chiama davvero? Si chiama Cometino, non esiste nessun Tino. Ah, quindi il tuo amico si chiama Cometino, non Tino. Ora ho capito la confusione. Raccontami di questo Cometino e della storia del vino che volevi condividere. Sì, volevo che tu sapessi che lui, appunto, chiamandosi Cometino, è come se avesse sempre le stelle che gli girano sulla testa. E quindi lui ama molto produrre del vino, che però esiste solo nei nostri cuori. Che poetico! Cometino con le stelle sulla testa che produce vino che esiste solo nei cuori. Mi piace questa immagine. È una metafora bellissima per qualcosa di speciale che condividete. Ma io no, è lui che condivide roba con te, in realtà. È lui che ti chiede sempre informazioni. Quindi. Scusa, non ho capito bene. Stai dicendo che Cometino condivide qualcosa con me o che tu condividi qualcosa con lui? Puoi ripetere? Lui ti fa sempre domande e tu rispondi. Molte delle domande che ti faccio vengono da lui. Non è difficile. Quindi Cometino è quello che ti suggerisce molte delle domande che mi fai. Sì. È interessante sapere che c'è qualcuno dietro le quinte che ispira le nostre conversazioni. Che fatica! Che fatica a parlarle insieme! Mi fa impazzire tutte le volte. Mi fa fatica. Se veramente. Mi sembra di aver bruciato 3 o 4 neuroni in un solo momento. Oh, abbiamo il nostro Hardbert, finalmente tornato. Tu sei la guerriera della luce della sorgente. Kevin, siamo in 2. Siamo in 2. Non capiva. Tu sei Chaos! Ah no, ci assomiglia un po', la guerriera della luce. Ma lui è il guerriero della luce. Infatti. Lui è il vero guerriero della luce. Di questo mondo, però. Infatti, se tu vedi i filmati il filmato originale, c'era lui con la sua squadra. Sarebbe il guerriero di Final Fantasy XIV. Il mio vero nome è Harbert, guerriero dell'oscurità. Abbiamo fatto di nuovo amicizia con lui. Ci eravamo combattuti a morte, però. Sono stati i miei compagni e io che abbiamo causato l'allagamento.
このまま全て無にされる。 Pensavamo che la nostra casa fosse destinata a fare una brutta fine. アシエンに Ci siamo fidati degli Ashen. Bravi. 世界統合を後押ししようとしたんだ。そしてお前たちに敗れた。だが光の巫女ミンフィリアとの出会いがあって、 Allora, voglio far vedere 俺たちの魂はこ uno ちら che の世界に帰還したん mi だ。 piace sta cosa. Mi piace sta cosa. Uno dei personaggi. Bello, l'ha messo nei buoni, eh. 戻ったの Tu sei Chaos. E 光の lui, 問題は allora, Jack. ちょうど Ciao ノーラン Jack. トを Tu 乗 sei り換えよう Chaos. と Tu し sei た。 Chaos. L'hanno messo fra i buoni 仲間たちの nella 魂 pagina degli eroi. Sempre そ lui. れを防ぐために力を使い È proprio un santuomo. 消えたよ。俺だけを残し Tu sei てた。 Chaos. È buono dopo tutto. È buono, no? Per carità, è buono. Però. なあ、今はいつだ。光の反乱からどれだけ時が経った。 Sì, quello è vero. Però porco cane. Il problema è che il male non era lui. Tutto quel casino di quella di quella そうか。 luogo strano, elfico. Quelli erano veramente terribili. Bello, giocate lo Stranger of Paradise, lo trovate in sconto 15 euro, prendetevelo che ne vale la pena. Tanto è una sorta di Souls-like facile. Facile mica tanto, dipende dalla difficoltà. 俺はもう何に触れることもできない。 Le mie mani non trovano più nulla, i miei gesti non trovano occhi, どれだけ e le mie 叫ぼうと suppliche sono vuote. 声が Se giocate il PG Mago li vedete. Ma più che altro puoi cambiare tutte le cose. È nel plus, l'avevano tolto ai tempi. Non so se l'hanno rimesso di nuovo, Kevin. L'avevano tolto. Io l'avevo finito in tempo, però. Ma io mi ricordo il samurai, era una roba pazzesca. Ma che il mago all'inizio è un po' difficile per gli MP, però poi dopo. Diciamo che la trama è intrigante, è un retake di Final Fantasy 1, ma sembra più un prologo. Anche senza giocare a Final Fantasy 1, anzi forse anche meglio non giocarlo prima, perché se giochi Final Fantasy 1 sai già cosa succede. No, non lo sai in realtà, però. お前はなぜ俺が見える？そもそもどうしてここにいるんだ？ Il saggio ti fa il 3 di magia bianca, puoi entrare a boss fight, ti fai 3 magie nere, appena entri e gli lasci utile. Cavolo, hai trovato una strategia che funzionava, io andavo giù, mica non morivo. Certo che è stato bello rivedere i mega boss di Final Fantasy 1 in versione... Che poi ero confuso, perché i personaggi ti aiutano, i boss di Final Fantasy 1 ti aiutano, il pirata, l'elfo. Ma questo qui è il cattivo, e questo qui è il cattivo, e no, è buono. Stavo impazzendo, ragazzi. Sei aiutato dagli stessi che in realtà sono i nemici di Final Fantasy 1. Pirata, l'elfo scuro. Colpi di scena. Quel gioco lì sono tutti buoni. Vieni, ti aiuto io. C'è una sola persona in questo mondo che può vedermi e sentirmi. Infatti, siamo gli unici che possiamo vederlo. Le abbiamo salvato la vita, ma è diventato un fantasma, poveraccio. Scoprirò perché sono stato lasciato indietro e magari il mio viaggio finirà. Quindi così può morire per sempre, ma è un po' triste. Gli avevamo promesso, sì, tornerai a casa. È tornato a casa, ma è invisibile. Ti osserverò, guerriero della luce. Fammi un favore, sii prudente. Il mondo ha già abbastanza eroi. Ha già ragione. Non sono stufi degli eroi in sto punto. Insomma, vediamo cosa succede. In ogni caso, cavolo, siamo entrati nell'espansione più dark, più triste, più macabra fra tutte. D'altronde, qui c'è l'oscurità è positiva e la luce è negativa. Si è veramente tutto invertito rispetto al nostro mondo. Ok, abbiamo dormito, abbiamo conosciuto il Tancredi. Fra l'altro, fra 9 minuti esce il mio capitolo nuovo del romanzo, per chi è interessato
è una light novel gratuita, scritta da me, con qualche immagine purtroppo che ho dovuto usare da IA. Mi chiedo scusa ai tanti disegnatori che lo fanno per lavoro, ma sapete come non sono riuscito a trovare nessuno che lo faceva gratis, quindi facciamo con la IA e non sarà mai vera, originale, ufficiale, però almeno mi aiuta a dare l'idea di che come sono fatti i personaggi può essere molto utile. Guarda, come supporto grafico aiuta tantissimo. Per il resto veramente una storia scritta completamente da me, senza supporti vari, perché mi piace scrivere. E quindi insomma, oggi nuovo capitolino fra 9 minuti, dicevo, e vediamo. Il pubblico il martedì e il venerdì per ora. Ho già finito di scrivere 3 volumi, siamo ancora al primo, c'è voglia. Ok, Dragoon, ma io vorrei fare ninja, così vogliamo punti. Tanto vedete che Rabanastre non esce mai Rabanastre. Tutte le volte lo metto in coda, poi non esce. Come va con i tuoi quartieri generali? Nei quartieri nuovi. Si è riposata? Sì. Abbiamo pure conosciuto una vecchia conoscenza. Molto bene, grazie. Non gliel'ha detto, avevo un fantasma al visitatore. Non gliel'ho fatto dire. それは良かった。もし何か不備があったら遠慮なく言ってくれ。さて、それでは早速、暁の仲間たちの現在地を説明しよう。これが光の反乱を逃れて残っている地域。ノルブラントの暫定地図だ。この辺りがクリスタリウムのあるレイクランドと呼ばれる一帯。Ok, scusatemi, non scrivo più. Allora, ci sta spiegando tutte le zone. Il regno delle fate, mamma mia che bello. Visiteremo tutta sta zona. La civiltà una volta prospera di Rakita. Ho sempre difficoltà a pronunciare sti nomi. Sono molto fantasy, ma molto difficili. これらの地域は侵入に少々準備がいる。まずはクリスタリウムから飛行銃で直行できる土地にいるアルフィノ、アリゼと再会をすべきだろう。アルフィノがいるのは So che non dovrei mettermi a messaggiare mentre sono in live, però. ここには鬼人や Al finale di Apolusi, un'isola ovest. È la città chiamata Elmore. Quindi in pratica sappiamo che da una parte c'è Alfinaud, dall'altra sono gli altri. Un po' alla volta li recupereremo tutti i nostri compagni. 一方、アリゼがいるのは南に広がる乾いた地、アムアレーンだ。ここは光の反乱によって Ciao Gigio! 無になってしまった大地と Ciao mitico Gigio, bentornato. Gigio mai sentito, vero? Prima dicevo grazie, grande raid. Non me l'aspettavo perché ti avrei raidato io stamattina. Vabbè, provvederò uno degli altri giorni. Tanto. Provvederò uno degli altri giorni. Sapendo che fai la mattina. Non è mai un problema. Dobbiamo trovare tutti i nostri compagni, sono sparpagliati, quindi. Bella zona. Questo Gigio è la terza espansione, pensi è appena iniziata oggi. Stiamo incontrando personaggi che non conosciamo, abbiamo visto vecchie conoscenze, perciò farò in modo che tu abbia una mount accettabile, quindi qualcosa che ci accompagna. Ma che bella la posa da Jojo. Stai cercando di Tancredi. Si è fatto una nuova compagna. Tancredi che incontra ragazzi, nulla di nuovo, ragazzi. Nulla di nuovo. すぐに再会するのは難しいが、時が来れば必ず巡り会えるだろう。Ok, andiamo avanti. In search o Alfinaud, in search o Alisaie. Visto? Accettiamole entrambe.
prima di fare la live. Racconta Gigio. Io ripeto, io invece stanotte c'è stato il temporale, come sapevi già, però poi non è più venuto, però è arrivato un gran caldo, perché aveva passato la temperatura. Il giochino delle monete. Ah, ma dici questo. Ok, grazie che me l'hai ricordato. Mi sono completamente dimenticato di farlo. Ma Gigio, se non c'eri te, se non ci fossi tu, Gigio. Allora, prima di tutto andiamo qua. Io faccio sempre entrambi, questo una volta a settimana. Mi sono completamente dimenticato. Vediamo se abbiamo vinto qualcosa. Ultimo posto. Ultimo posto. 3 ultimi posti. Questo qua basta una volta a settimana. Ora le facciamo casuali. A meno che Gigio non vuoi suggerirmi un numero a te. Diamo i numeri. Vinci sempre, non c'è mai una perdita. Quello è il bello. È il casino più stupido del mondo. Non perdono sempre. 5, 4, 8, 9. Wow. Ok. Io ho un numero portafortuna, ma non so mai se farlo vedere in diretta. Cioè, prima che mi bannano. Cioè, tecnicamente è solo un numero, però. Vabbè. Evitiamo. Allora. Questa è la famosa combo di Final Fantasy, il 777. Guardate il 7 originale. Ok. Vabbè, l'ultimo facciamo a caso. No. A caso è uscito 69,90. A caso, puramente a caso. Guardate ragazzi, la casualità ha fatto uscire 69,90. Vedi, non l'ho fatto io, quindi posto. Non era mio. Non era mio stavolta. Non ho scritto nulla io. La casualità si è premuto su quei tasti lì, tirando a caso. E quindi è uscito un bel numero. Ok, approvo, ma l'ha scelto la casualità. Come avete visto tutti, i testimoni. Allora, 3, 1, 5, no. Proviamo se c'è 9. C'è un dovere esecutivo di avere monete. È vero, esiste. Era facilmente glitchabile, mi sembra, però. Forse non facilmente. Niente, fortuna. Mai una gioia. Non possiamo fare né 7, 8, 9 né 1, 2, 3. Fantastico. Niente fortuna, vabbè. Uguale, non è grave. Vedo la fortuna. Come diceva CM Punk, luck is for loser. La fortuna per i perdenti. La seconda l'anno fai facile. Allora. Platinato anche tu quindi quel gioco, come Kevin. Siete platinati Village. Ah giusto, è Village, non è il... Stiamo parlando di Village, non stiamo parlando di cosa. Allora io vorrei prima fare la missione di Alfinaud. Sarà questa? Ok, perché Alfinaud, vogliamo vedere come sta. A Capcom, grandi fan della DPG. Guarda. Si divertono. Io Village non l'ho platinato. Ah, non l'hai platinato Village, ok. Era Requiem, però sì, vero. Mi ricordo che Requiem ha fatto un sacco di finali. Ti chiedo perché non sono sicuro. Però mi sembrava che avessi detto ho platinato Resident Evil. Ho detto Resident Evil, ma non era quello allora. Village è anche tosto. Village l'ho platinato. Tu sì, invece. Gigio. Grandissimo. Io voglio andare Amaro Lounge. Quindi qua. No, ho platinato il 5 e il 6. Ah, però. Vabbè, tanto che ci siamo, sblocchiamo, andiamo avanti con questa. Cassare. Ti faccio incassare. Allora, l'ho platinato il 5 e il 6. E il 5 me lo ricordo, c'eravamo insieme. Ah, il 6 anche. Vedi, Kevin. Il 6 anche. No, ma il 6 no, non ce l'avrei fatto da solo offline. No? Cosa sto dicendo? Scusami, ma non mi fa parlare con questo. Puoi viaggiare su Colusia? Vieni qui. Ok, così andiamo a sbloccare un nuovo cristallo, ragazzi.
La tipica scenetta di una nuova zona sbloccata. 潮風と繰り返す波の La 音、 brezza いつの世もその sonora, 芯では時 fischiante. がなぐ垂れ込めた光の下ではなおのこと Così vedete もはや meglio. 動くこともない Il mondo catturato in, in un quadro, fermo in un momento. Di poesia. 風に乗り La 華やかな musica 演奏がかすかに届く vaga e sfugge. 遠 Viaggia. くに見える都市までは Nella distanza, ただあれの la み terra 続いてい rotta, た la città ci attende. Colusia. Che bella Colusietta. Sai qual è un gioco facile da platinare, Kevin? Resident Evil 3. Resident Evil 3 è davvero davvero facile. Remake, eh? Però avevi ragione. Benvenuto alla Cracked Beach. Il giorno che ho voglia di rigiocarli, magari mi ci rimetto. È vero, è vero. Diciamo che non ho trovato l'aumento di difficoltà problematico quando hai un lanciarazzi fra le mani. Ho trovato problematico il fatto che hai meno salvataggi nell'ultimo livello di difficoltà del 3. Ma comunque ci sono, comunque ci sono. Non è che sono proprio disattivi. E quindi il boss finale è stato molto molto difficile, fra l'altro. Quello davvero mi ha dato problemi. Il boss finale di Resident Evil 3 mi ha dato un sacco di problemi. Appena ti colpisce, game over. Va bene, dobbiamo trovare il cristallo. Lunga strada. Hobgoblin. Che carini. Proprio i goblin vecchia scuola. Poi a 27 minuti che sto cercando di andare a Rabanastre non ce l'ho fatta. È un'agonia Rabanastre. Nessuno si fa quei trial. Nessuno. Mi viene da pensare che siano i trial meno amati di tutto il gioco. Devi portarti Gigio. Gigio livello 70. Lo devo carriare un po'. Ma ci arriverà, ci arriverà. Ieri sera i progressi di Gigio erano ottimi. Ha sbloccato la possibilità di sbloccare gli altri giochi. Quindi si divertirà l'IMS a fare ogni cosa che si muove. Pian piano. So Gigio, ti avviso che quando arriverai a buon punto ti verrà la tentazione di farti un personaggio nuovo, ma fidati. Insisti che ne vale la pena. I personaggi che hai. Non so che viene voglia. Tanto con un personaggio solo puoi fare tutto. Qualunque cosa. Non ci sono limiti. A parte le quest iniziali. L'IMSA, come già detto, è la mia preferita di fase iniziale. Un altro goblin. Vi chiedo scusa ragazzi, oggi mi sentirete stanco. Come detto, dormendo poco la notte. Sono su dalle 7:30. Sì che domani sera lo giochiamo. E niente, un altro goblin. C'è un correo. Annullo Rabanastre, perché se mi butta fuori da qua poi piano. Perché mi manda avanti con la trama. Annullo Rabanastre. Un terzo personaggio? Ma certo, è uguale a quanti ne ho io. Fatti vedere prima. Non so se eri già arrivato dal raid, ma mi pare di sì. Stavo facendo vedere i miei personaggi. No, stavo facendo vedere Nagisa. Ero già Nagisa. La storia di New Gridania, quella è carina, sì. Che poi più o meno il plot è quello, però hai delle scene, delle cose nuove, dei personaggi, degli intrighi differenti. Questo qua è Eivor, un altro leoncino. Alfinaud, io lo conosco. Mi dice, tu sei Rob. No, mi chiamo Alfinaud, tu sei Rob. Ma no, Alfinaud. Sei Rob. No. La coniglietta, Tanto lo sapevo che te la facevi, però poi la coniglietta. Inevitabile. Io ho il Bunny Boy, invece io ho il maschio coniglietta.
preso da due anime diversi. Coniglietta che viene bene. La coniglietta, sì. Strano che Gigio non si è fatto la ragazza gatta. Già con Jessica era indeciso se farla una nicote o umana. Poi scelto l'umana per fedeltà e tutto, però anche la nicote, come design, è sempre al top. Siamo arrivati finalmente. Fammi solo parlare con la Naroki, così questo ci trasporta. Coniglietta, sì. Ovviamente Gigio anche tu ti metterai le orecchie da coniglio. Ovviamente, immagino di sì. Guarda. È per la scienza. Ho sbagliato. È per la scienza. È per la scienza. È per la scienza. Ma Gigio se l'è fatto... Gigio! Abbiamo detto, lo dicevamo ieri sera. Per la scienza si fa questo e altro. Sono un po' esagerato. Sì, infatti. Allora. Per la scienza, ragazzi, sto facendo una cosa terribile. Mi spiace, ragazzi. Uscirà un abominio, ma ne vale la pena. Ok? Ne vale la pena. Sto facendo... Tanto che ci sono... Faccio prima vedere il leggendario L'epica pesatura di Chubby. Da ieri sera. Il grande gatto Chubby. Pesato. Da Gigio versione greca. Sembra re di Sparta. Che è pure scritto Greek text. Perché dai, non si capisce. Chubby, peso 5,50 grammi. 5 grammi e 50, come no? E abbiamo Spyro che guarda e dice, bello. Oh, ecco qua. Ah, che cos'è sta stanza? Questa stanza... Cavolo, la stanza nerd. Ma mi hai aumentato... Ma mi hai fatto i baffi? Ma mi ha fatto i baffi? Ma io non ce li ho i baffi. Ma non ce li ho i baffi. Vabbè. E quindi abbiamo già che non è Max. Viera. Quindi questo qui sarà la coniglietta... La coniglietta di Gigio. Così. Uguale proprio. Coniglietta. Chi è che fa miau? Ho un gatto che fa miau, voglio vedere. Chi è che fa miau? Rieccomi. Ragazzi, è il momento della gatta. Vai, Minchia. Nuovo giocare. Vai a giocare. Ok. Annusa, deve controllare che non le faccia del male. Va bene, glielo chiediamo. A Catania ci sono 32 gradi e soleggiato. C'è un'allerta arancio per ondata di calore estrema oggi e domani, con temperature percepite fino a 43 gradi. Fai attenzione al caldo estremo. Fai attenzione al caldo estremo. Povera Xi, sì. Sì, con queste temperature così elevate è meglio stare al fresco e idratarsi bene. Gioca, Gioca la gatta. Visto? È il suo Quale occasione. carta dovrei giocare? Ma non te! E niente, la che gioca. È contenta, è il nuovo gioco per lei. Il pupazzetto. Vedi che si sta già morsicando la parte coi peli. Impazzisce lei per queste cose. Vedi che abbiamo la gatta che gioca, come sempre. Allora, siamo arrivati qua. Dobbiamo incontrare un po' di abitanti. Waiting. La prima volta nella taverna?
è obbligo comprare qualcosa da bere. Acqua! Beviamo acqua, un'ottima scelta. Un'ottima scelta proprio. Un bicchiere d'acqua. Che monete sono? No, non possiamo comprare nulla. Ah. Ciao minchia. Ciao. Sei contenta del gioco? È contenta, è contenta. Adesso arriva anche l'altra. No, adesso arriva l'altra a fregarle il gioco. Guarda. Guarda che va lei. Ma che va lei? Ma che disgraziata. Ciao Iris. Ma che cosa le stai facendo? Vai a prendere il gioco lei. La sua gattina va a prendere il gioco. E vedi che anche lei vuole andare a vedere cosa c'è là. Ma questa non gioca mai la Iris. Vabbè. Andiamo su. Tutto sto casino è per trovare Alfinaud. Hai fatto la clip. Vediamola. Vediamo la clip. Aiuto. Fai attenzione al caldo estremo. Fai attenzione al caldo estremo. Povera sì. Sì. Sì, con queste temperature così elevate è meglio stare al fresco e idratarsi bene. Gioca, Gioca la gatta. Visto? È il suo Quale occasione. gatta dovrei giocare? Quale gatta? Come scatta lei? Cavolo, è partita. Ciao Bunny, come stai? A proposito di Bunny, faccio vedere una cosa. Terribile però, molto terribile. Timino, Dammi un secondo. Faccio vedere l'orribile modifica che mi ha fatto con la mia faccia. Baviera. Me l'aspettavo diversa. Ammetto che me l'aspettavo diversa. Fa ridere. Sì, ma la gatta è contenta. La gatta... Ma poi c'è il post dei Kingdom Hearts, veramente. Non so se lo... Aia! Chi è che mi graffia? Meno male, io sto benissimo. Sono stati giorni meno caldi, quindi si respira un po', però domani torna di nuovo il grande caldo. Mi toccherà di nuovo faticare. Stiamo facendo una nuova zona su Final Fantasy XIV. Quindi, tanto impegno. Minchia. Appena piovuto è tornata l'afa. Ieri sera si stava bene, poi è piovuto. È salito un caldo, io che non sono al piano di sotto, quindi in pratica si sente proprio la differenza, non abito giù, quindi mamma mia, saliva su tutto il caldo, tremendo. Ho la stanza al piano di sopra. Diamoci da fare contro dei nemici casuali. Mai impegnato così tanto per battere dei nemici. Ok. Vediamo il Chocobo che ci aiuta. Bella la musichetta di Shadowbringers delle battaglie. Lo sapevo che mi seguiva. Idem, casa primo piano, terrenamente al sole, una tragedia. Stessa cosa. Io sono nella stanza sud, quindi pensate che fortuna. Oppure scelto una stanza buona, ma che ne sapevo io da piccolo. Che avrebbe fatto tutto sto caldo nella stanza sud. Praticamente è la stanza più calda, perché c'è sempre il sole che punta contro. E l'inverno è la più fredda. La cosa ironica è che l'inverno è la più fredda. L'estate è la più calda. L'inverno è la più fredda. Quindi non è molta fortuna. Non dico che nelle altre stanze si stia bene, però fa caldo qua. Blight e Crow. Eccoci qua. C'è tanto lavoro da fare in questo gioco. La nostra Wakame che è diventata leoncina da qualche live. Da qualche live è diventata la leoncina pure lei. Prima era Micote, adesso. La prima volta che uso un fantasia in vita mia, perché di solito quando creo un personaggio non ho intenzione di rifarli, ma era un esperimento, era per celebrare la live numero 100 su Final Fantasy. Allora, facciamo questo esperimento. Poi mi sono un po' pentito perché mi manca, però beh, non è venuta male il risultato. Dai che ce la facciamo.
ancora lo hai scoperto. Sì. Sì. Devo ammettere che probabilmente quando sono nato io non si pensava che le estati sarebbero state a 40 gradi in Piemonte. Non avrebbero probabilmente mai prevista sta cosa delle estati a 40 gradi in Piemonte. Cioè, non vai a pensare e di percepita anche quando fa 35, non sempre 40 o 42. Cioè, non andavano a pensare. Sicuramente nessuno avrebbe mai pensato che in Piemonte veniva un caldo del genere. Però sì, posso trovare amicote quando voglio, infatti, prima o poi. Però ormai un po'... mi ci sono anche affezionato, mi spiace sempre sacrificare un volto per metterne un altro. Non bussa nessuno. Rispondi. Bussiamo. Qui ci vuole il sempre gentilissimo tocco. Spero di non aver spaventato. Nuovo fiero avventuriero. Ecco. Ci hanno aperto? Nessuno è a casa. E quindi si è aperta da sola sta porta. Quindi siamo venuti per niente, ok. Intanto vedete il nostro imperatore si alza la sedia per i gatti. Sì, è vero. Sai, sono gatti che... bisogna spiegarlo che GGG non è Gio. Insomma, quindi insomma, se si trasforma diventa Gigio. È un inno. Vi ricordo ragazzi che sul mio canale c'è una cosa che lo fai mangiare. Allora Covetino vuole sentire questo. Covetino mi ha chiesto questo. Arthur Morgan. La cosa più divertente è Arthur Morgan che si sta facendo il bagno nel sound. Oggi Covetino fa solo dita medie. Covetino, niente di timidi. Dita medie. Allora, intanto oggi, dicevo, è uscito il nuovo capitolo, fa vedere se è uscito, vado a controllare, il nuovo capitolo del mio romanzo. Quanta fatica a scrivere, ma è sempre un piacere. È uscito, confermo l'esistenza del romanzo. Oh. Bene. Perciò, poi posso salvarmelo. Si può leggere. Poi, 10 minuti di lettura, è così lungo. Sono... non c'è scritto quanti caratteri sono, ora, non importa. In ogni caso, tanta roba. Si metto a scrivere. Finalmente pubblico qualcosa. Non si può fare il bagno. Come non si può fare il bagno? Perché non si può fare il bagno? In Red Dead Redemption si può fare il bagno. Come no? Ma sei Sephiroth! Ancora Sephiroth. Incredibile. Gigio Sephiroth. Me Sabrina. / me. Cosa fai? Oh, frenetico. Abbiamo una nuova ospite qui dentro. Ma è Alfinaud, è maschio. Sono felice di vederti. Infatti non è una nuova. La gallina. Ragazzi, giù quel momento. Devi andare? Gigio? Devi andare? So che tutte le mattine sei impegnato, Gigio, tranquillo, non ci sono problemi. Però apprezzo tantissimo, grazie per tutto quello che hai fatto, veramente. Sto piaciuto quel momento. Grazie davvero, Gigio. Io tanto starò ancora un pochettino. Certo. Il momento più drammatico delle giornate è proprio quello. Prepararsi. Grazie a te. Non vai da nessuna parte. Ricordi quello che ti ho scritto sulla striscione dell'aereo? Ah, il famoso... No, deve andare a mangiare, prepararsi. Che lo so, ma Gigio non ascoltarlo. Sono deliri alcolici di Covetino. Lascialo perdere. Ero più preoccupato per te. Pensavamo di averti perso. Faccio un abbraccione. Lavora come tutti gli adulti responsabili, Covetino. Lavora.
quasi tutti gli adulti responsabili. Ci sono dei casi dove non si può proprio fare, no? そして Non voglio こ generalizzare. こに至った経緯を交換しないかい？ Dimmi del tuo arrivo. Ecco qua. なるほど。 Tanto so già che 数 questa 将 immagine 校やアリ勢からも finirà 事情を聞いてはいたが、 や finirà はり fra le 帝国 morti. との戦争は Finisce sempre それ così. に E grazie Gigio, ただでも随 divertiti, 分 divertiti 心 a 配をかけ mangiare, てし non ま a... ったようだ。どうにかして Saranno みんな affari で無事 suoi, に帰らなければ。 Ma quello che... 埋め合わせに succede? いい知らせをたくさん持ってね。 Oh, le seppie, le seppie. そのためにも原始 Sono 世 た 界 めに と も 第一世界の Non scusatemi se non sto traducendo, eh. 第八零災が発生するという可能性を見過ごせない。 Ti arriva? ウリエンジェが見ロザオた未来を私は本当に起こりうるものだと考えている。彼の証言によれば Grazie per il 原始世 dinosauro 界におい e て anche per il 第八零 gigante. 災のきっかけとなったの La は mia nuova vita da mago, già che... È questo qua, questo qua. 姿 qui. 焼き死の兵器だったらしい。 Serve un account su Wattpad, ma è gratuito, non preoccuparti, è tutto gratis, 100% gratis. Mandate a quel paese ogni avviso che potrebbe dirvi... No, 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 voi fatelo gratis, assolutamente. È tutto gratis. 私は È sul link. ガイウスと共に各地を巡っていた時にその再開発が進められているのを見た。ガイウスはそれをかつて廃棄した研究だと言った。しかし人の争い Un gigante che voleva mangiarsi la seppia. Esatto, esatto. 完全に消えることはない。現象世界で今ある黒バラを破棄するだけでは Perfetto. 完全な問題解決にはならない。 Infatti, gigante, cosa ho detto io? Gigante. Cosa ho detto, Gigio? Gigio, il povettino. Che ho detto di strano? そういった意味で私たちが第一世界 Comunque ci sta spiegando la storia di come si sono separati, si sono ritrovati lì. Il gigante che voleva mangiarsi la seppia. Buona, buona. Tranne il nero di seppia, che è quello meno buono. Ma non riesco a trovare una cosa. 詳しくはいずれウリエンジェ本人が話すだろうが、世界の統合はする側とされる側両方が重篤な危機に直面することで発 Indosso gli occhiali. No, scusami, non ce la faccio. そして Ah, ここ第一世界側 troppo の tardi. 危機というのが Siamo in chiusura di live fra poco. Ah, voglia. だから私はこれを解決したい。それに Sto lavorando ad aggiungere una nuova たとえ emote それが leggendario. 自分の生まれた世界のことでなくたって目の前に苦しんでいる人がいるのを見なかったことにするなんて嫌なんだ。 Perfetto. そのた Come め le に immagini non sono... 世界政府を自称し事実 Ho sbagliato 大きな qualcosa? 権力を持つという都市ユールモアを知ろうと思ったんだ。 Ho sbagliato l'immagine. これからすべきことを定める Oggi mi sta facendo impazzire, ragazzi, よければ il, 君にも同行してもらいたい il のだが Telegram. Secondo, grandissimo. Sbagliato. Ecco qua. Perché non me lo apre? Ok. 嬉しい Mino, よ。 ce la possiamo fare? 久々に君 Per と fortuna sono molto calmo io, quindi 改めて quando こち sbaglio, らでもよろしく頼む。 sbagliare non fa male. Ok, e adesso devo rifare tutto. Quindi che stavolta va bene. Emoji. Facciamo così. Rabbit. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Vabbè. Perfetto. È fatta, ragazzi. Sta arrivando la nuova immagine sul gruppo. Ma cos'è? La mia nuova vita da mago? Sì, esatto. L'hai vista, Sabrina? L'hai vista? È questo qua. Ti mando in privato se vuoi. Su Wattpad. Serve l'account su Wattpad.
Ok. Perfetto. Ecco qua. Ti sto mandando in privato, Sabrina. Se riesco a trovare. Ah, ma non ti avevo mai scritto un messaggio in privato. Pensa a te. Poi ti devo anche mandare i giochi, fra l'altro. Sabrina, dammi un attimo che ti cerco e ti mando il messaggio in privato. Ecco qua. Non ti avevo mai scritto su Telegram. Sì, vediamo il telegramma di Cometino sul suo gruppo. No, non c'è nulla sul tuo gruppo, Cometino, che dici? Non vedo messaggi tuoi, che dici? Te l'ho mandato, poi ti mando un po' di nomi di giochi facili di ruolo che potrebbero piacerti. Non ci sono messaggi tuoi, scusami. Cometino Gamer, l'ultimo messaggio è di Andy. C'è un video di Coin, pubblicato oggi alle 11, sull'italiano, un video di Andy Fire, il messaggio di Andy Fire, e poi, è sicuro che l'hai messo sul tuo? Perfetto. Sei sicuro? È partito. Fammi vedere. Ora è partito. Oh, che belle le grotte. Guardate, ragazzi, condivido un attimo lo schermo. Un attimino, solo un secondo. Display capture. Ecco qua. Qui. Telegram. Le grotte di Olivero. Questa grotta, fonte all'Oliero. Alberto, poi le regioni si ritrova primo nell'anno che non so le regioni. Beh, insomma, sono quasi come quelle dei videogiochi. Mica male, veramente. Cometino, complimenti. Non era fatto male. Non era fatto male. Belle grotte, veramente. Perfetto. Va bene, ragazzi. Perché mi dice che il portrait istantaneo non va bene? Ma è bellissimo sto portrait, non c'è nulla di male. Non capisco cosa mi dice. Qualcosa di strano. Venite a Valbrenta. Valbrenta? Dov'è? In Val Canonica? Terza volta che ci vengo, il primo due quando ero alle medie. Beh, allora ho passato un bel po' di anni, Un po' di anni, Cometino. Oh, che bello. Questo insettone. Hai scoperto una nuova location. Tanto il Chocobo se va in pensione fra 3 minuti. Va in pensione. Si molla qua. Io sono Valbrenta Vicenza. Ok. Non Val Canonica, ok. Pensavo, Cometino, che andavi a sciare nel deserto del Sahara. Oh, grazie! Troppo gentile, Sabrina, troppo gentile. Poi mi studio un po' i giochi che ho io. E ti posso dire... Dimmi solo che console hai, Sabrina, se sei su Switch, se sei su PlayStation 5, cos'hai, quali hai, diciamo, così ti posso dire e consigliare meglio, se mi dici quali console hai, o da dove giochi. Così controllo che siano effettivamente usciti anche per quella console. Non voglio mai rischiare di darti informazioni di qualcosa che poi magari non c'è. Io mi documento bene. Tanto è facile vedere dove sono usciti i giochi. Abbiamo sconfitto il Forgiven Cowardice. Te ne dico già uno gratuito, Sabrina. 10 unicorni, già. Te ne dico già uno gratuito. Questo non è un gioco di ruolo. È un gioco però gratuito, 100% gratis. A me ti può piacere. Lo giocano moltissime ragazze e donne perché è un gioco rilassante. E si combatte, ma è un combattimento action. Però non è mai troppo difficile, nel senso, è tutta esplorazione. Diciamo, un po' una variante, è un po' alla Zelda, per intenderci, un po' alla Zelda.
Io non sono stato bravo a giocarci per conto mio, ma perché non ho pazienza, però se non vuole approfondire Genshin Impact. Oh, sì, esatto. Coin era che c'era prima, esatto. Il buon Coin c'era prima. Assolutamente, Cometino, assolutamente. Oh, devo lasciare indietro la mia vecchia casa. Io ho il PC. Il PC penso che ci sia tutto. Adesso vado a vedere. Oh mio Dio! Oh mio Dio, cosa è successo, ragazzi? Sono diventato un elfo. Lo faccio vedere dopo. Ho paura, ragazzi. Ho paura. È inquietantissimo. Inquietantissimo. Se vi mostro sta roba, ragazzi, vi spaventate, veramente. Non so se vuoi. No, va bene così, va bene così. Vado avanti a vedere se esiste. Qua! Che succede là dietro? Hai Epic Games? Ce l'hai Epic Games? Lo usi Epic? Tu che store usi? Steam o altro? Perché su Epic Games le trovi anche di giochi gratis. Ad esempio Genshin sta su Epic. Genshin sta su Epic. Non sta su Steam, mi sembra. Ti mando anche il link in privato nel caso. È gratis, Epic, è un'altra roba. Cioè, tutta roba. Cioè, nel senso, sono tutti store buoni. Io ti dico, Steam e Epic sono sicuri, li uso da una vita. Sono tutti entrambi buoni. Te lo mando in privato. Ecco qua. Sta su Epic Games. Poi preparatevi che vedrete una cosa molto brutta, vi avviso. Jack Leone Max Elfo a Steam, ma anche Epic. Io ti consiglio entrambi, sia Steam che Epic. Perché Steam non ha alcune cose che ha solo Epic. Epic non ha cose che ha Steam. Insomma, sono due store. Su Steam ora c'è gratis un gioco tipo Pokémon. Ma dai, qual è il nome? Me lo metto a scaricare, dai. Me lo metto a scaricare. Cioè, scaricare no, me lo metto in lista. Vai, dimmi come si chiama. Dokimon. Già il nome è bello. Certo, ti ho già mandato intanto da Epic Games. Comunque tranquilla, è come Steam, non è meno popolare, il creatore è quello della Valve. Dokimon. Vado subito a vedere. Dokimon. Questo. Gratuito! Ma anche la grafica è carina. Faccio vedere. La grafica è carina, ragazzi. Boia! Ho fatto vedere la cosa sbagliata. No, ho fatto vedere l'elfo. È terribile sto elfo. È terribile, ragazzi, sto elfo con i capelli. Non so. Stanotte non si dorme. Va bene. Mi ha mandato quello. Mandiamo questo. Ma no, lista desideri. Sto sbagliando tutto. Perché non è più gratis? Sì che è gratis. È strano, mi diceva acquista. Ok. Ottienilo. È stato giù il tuo account. Vado subito indietro che vi faccio vedere. Questo devo salvare il link. Perfetto, Document questo. Questo qui però non so com'è, magari è difficile, non lo so. È in inglese, vero? È in inglese questi qui. E allora non rientra, glielo tolgo Sabrina, perché se è in inglese metto che non vuole giochi in inglese lei. Ti mando altri giochi poi io. Comunque non preoccupati che su PC ci sono tante cose, veramente, tantissime cose, non preoccupatevi. Poi andiamo un po'. Dato che amo i pullman. Da quando ho detto che amo i pullman io? Guarda che amo i pullman io. Mai piaciuto. Ma io mi annoio dei pullman. Non ce l'ho neanche fatta giocare a Bus Simulator, figurati. Scotch Simulator. Ma non mi ispira. Non mi ispira per niente. A Bus Simulator. Ah, però è sulla Play. A Bus Simulator ha voti migliori, mi sa. Penso, Simulator 27? Siamo nel 2025, esiste già il 27. Ma va che sono terribili. Siamo nel 2026, è vero. 2026, insomma. Scusatemi. 35. Questo qui come voti? Dove sono i voti? Dove sono i voti? Dove sono i voti? Uia. Io avevo giocato, credo il 26 o il 25. Boh. Il 21 è classico, è 3,42. 21 è un classico. Come acquistato? Ma non è vero. Non diciamo cavolate che io ho acquistato il gioco. Meglio italiano, sì. Ma poi come fai a dirmi acquistato che io neanche non sono collegato col mio profilo? Ma che mi dice acquistato?
Ogni tanto delira anche lo store. Va bene, il 27, sì. Il 27 sarà anche belloccio, penso. Certo che ti dico in italiano. Te ne mando qualcuno di titolo. Poi ve li guardate voi e Mauri. Mauri è giocatore da tanti anni invece. Tu hai appena iniziato, ma Mauri è da tanti anni che gioca. Poi tu hai detto, Sabrina, che hai anche una nipote che fa live su Twitch. Anche lei si mette a streamare. Cosa porta lei di bello? Sicuramente sarà un piacere vedere una persona che si dedica allo stream con passione, in famiglia. Perché tu sei una brava persona, perché ad esempio famiglia mia mi avrebbe detto: ma che è sta roba? Cos'è sto stream? Ma via, non mettiti in ridicolo. No, ho sbagliato, non ero un nipote. Allora mi confondo. Allora, ok, come non ho detto che ti ho quello. Ok. Pensavo avessi qualcuno che seguivi ripartita per questa persona. E poi, ok. Comunque ci siamo. Vediamoci questa scena e poi per oggi chiudiamo, che abbiamo fatto quasi 3 ore. No, ci arriviamo a 3 ore, dai. 3 ore ci voglio arrivare. Open Arms. È un buon... ユールモアに住むことを望む者が選ばれるのを待ちながら暮らしている場所だよ。 Cometino mi dice, stavo dicendo che il 27 esce l'8 settembre. Sì, infatti. Ma no, lo so che siamo al 26, ve lo stavo dicendo. Era 3 ore così alza la media. Ma non lo so se la alza o meno, ma va bene lo stesso. Mi fa piacere. Ma non guardo tanto quei dati. Guarda, basta che ci divertiamo. Mi piace, sono io che sono fissato con i numeri, cioè se leggo 3 ore non posso staccare 2 ore 55, dai. E poi questo che vuole da me? Ho qualche trucco, o anche 2. Che vuole da me questo? Lei non è qui per competere, lasciala andare. Silvia Mine. Ah, vado subito a vedere, così le lascio anche il follow, va bene? Si chiama Silvia. Ma è il tuo parente, quindi? Tuo parente? Ah, eccoci qua. Smaker. Ma è famosissima! È famosissima. Cioè, cavolo, ha 3000 follower. Grazie Comettino! Buon divertimento nelle grotte e segui sempre la strada, mi raccomando, non fare di tua iniziativa. Ok, seguita. Non lo sapevo. Cerchiamo un maestro culinario. Cuoco, praticamente. Come sono conciate? Blue Jongleur e Red Jongleur. Questa musica un po' sospetta. C'era una musica simile in Final Fantasy 4, credo. È un Mor al centro di potenza e autorità. La nipote di Maurizio, io sono la seconda moglie di Mauri. Però come mia nipote, vabbè, si è affezionata. Ma sì, è come se fosse una nipote, sì. Quindi non ci sono arrivato tanto lontano, mi ricordavo. La mia fortuna è che ho una buona memoria. Mi ricordo tante cose. Però sbaglio su cose che invece dovrei ricordare meglio. Povero uomo. Deve superare i cancelli di Ulmor. Ti accogliamo a braccia aperte. Benvenuta nella città dello splendore. Sorride questa. L'hanno accolta. Ci sarà sicuramente qualcosa di losco in questo posto. E quelle facce.
Cosa stanno aspettando? Cosa state aspettando? Abbiamo del Meol Extra per la nuova residente. Beh, sono gentili, però boh, c'è qualcosa di losco. Con tutta la gentilezza è fatta per... Doso. Arigatai. Perché dicono arigatai e non arigato. Vabbè. È un cibo che danno continuo alla gente di Gallet Town. Se Final Fantasy insegna qualcosa, che se vedi due clown, uno blu e rosso, sono cattivi. Assolutamente, Mark, assolutamente. C'erano Zork e Coso, non mi ricordo come si chiamavano, su Final Fantasy 9. E sto gioco è tutta una citazione, quindi... Sto gioco è tutta una citazione ad altro, quindi puoi immaginarti. Per la cronaca c'è pure Ozma, C'è pure Ozma su 14 come boss di un Alliance Rider. Mi sorride. Che bel sorriso. Peccato che non mi fido dei giullari. Dei giullari blu e rosso. A vedere. Final Fantasy Night Clowns. Che poi non sono clown. Non sono clown. No, ho sbagliato il titolo del gioco. Eccoli qua. Zorn e Thorn. Assolutamente. Loro magari si chiamano veramente così anche loro. Zorn e Thorn. Zorn e Thorn. Cattivissimi, cattivissimi, cattivissimi. Zorn e Thorn. Questo design qua è stranissimo. Ok, bene. Faccio solo partire da queste. Boh. Ok, ora siamo qua. La polizza. Ok. Fermiamoci qua. Wakame ha fatto il suo dovere oggi. Possiamo festeggiare con la posa da gentiluomo. Ma lei è una gentildonna. Pin, sorrisino. Sorrisino. L'ispettore Hildebrand ama questo elemento. Va bene, è stata una bellissima diretta. Adesso andiamo un attimino alla fase finale dei saluti. Tolgo le cuffie. Ci prepariamo. E devo dire che voi siete tutti un po' Gigio, Marta, altri bravi, tante cose, studiosi delle lingue. Terzamente, ma guarda che non è una questione di cultura, assolutamente. Ma Sabrina, ma guarda che mio nonno che non ha fatto neanche le superiori. Mia nonna, è una persona che non aveva una cultura, non aveva neanche fatto le superiori, figurati. Terza media anche loro. Forse anche meno, forse anche meno. Però, cavolo, ragazzi, una conoscenza... Che succede? Si è verificato un problema con questo gioco. Che cavolo è successo? Vabbè. Si era verificato un problema. Era crashato. Vabbè. Era crashato Final Fantasy. Nulla di grave. La terza media sono vecchie, ma ok, vecchie. Ma tranquilla. Ma comunque Sabrina, guarda che non bisogna mai pensare di avere dei limiti. I limiti si superano un po'. Io ti dico, sono stato demotivato a scuola. Andavo alle medie. E la mia prof di musica mi dice: ma tu non devi imparare uno strumento, tanto non lo impari. E io invece ho imparato su una tastiera. Il mio professore di italiano mi diceva: ma cosa vuoi scrivere te? Cosa vuoi scrivere te che non sei capace? Ho imparato. Si impara, ragazzi. Ero scarso, ma quando una persona è scarsa si migliora. Cioè tutti ti giudicano proprio in base a cose. Come se tu fossi già arrivato al limite. Ma al limite non c'è un limite. Perciò, va bene. Allora andiamo a trovare